Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna dell'ufologia, del mistero e della disclosure, naturalmente con questa puntata che sarà non ricca, ma ricchissima di informazioni, di video, di novità e quant'altro. Ne vedremo di cotte e di crude, vi invito a rimanere fino alla fine con noi già da adesso. Alla fine ovviamente ci saranno anche dei video che nella scorsa live pomeridiana sull'argomento non sono riuscito a farvi vedere per una questione di tempo, ma naturalmente nel frattempo se ne sono aggiunti anche altri. Siamo davanti a delle notizie, tra l'altro anche della giornata, che riguardano il Congresso, riguardano il Senato degli Stati Uniti, riguardano il presidente Trump indirettamente, ma anche nuovi whistleblower, nuove immagini e nuovi video di presunti recuperi di oggetti volanti non identificati e naturalmente tutta una serie, come ho detto prima, di informazioni sia sulla disclosure da una parte, sia sulla questione droni e naturalmente plasmoidi, eccetera, il tutto incentrato su quello che sembra essere il tema portante di questi giorni nel mondo ufologico, ovvero plasmoidi che si trasformano in droni, droni che si trasformano in sfere di plasma. E su questo argomento sarà incentrata questa puntata. Naturalmente vedremo delle dichiarazioni ufficiali, vedremo anche dei video che in qualche modo avrebbero ripreso alcuni momenti in cui sembra proprio di vedere questo effetto, e video in cui è possibile vedere quelli che sembrano essere oggetti sempre più grandi che si manifestano almeno attraverso le luci, ma in alcuni casi anche fisicamente. Ci vediamo tra 8 secondi, naturalmente, e in studio con noi, come ogni lunedì, l'amico e ricercatore Massimo Cirani. E rieccoci. Ciao Massimo, benvenuto e ben ritrovato. Buonasera Gabriele, buonasera a tutti e un abbraccio a Federico. Allora, Confermo. ti ho coperto un attimo nella parte finale, un abbraccio a Federico e poi non si è No, capito. ho detto concedimelo perché per me è una persona speciale. Ah, ok. Allora un abbraccio anche da parte mia a Federico, visto che è una persona speciale, ma non nego un abbraccio a nessun altro nella chat. Un affettuoso benvenuto a tutti coloro che sono già in tanti, tra l'altro, qui per questa live, e naturalmente qualcuno è già da un'ora che ha cominciato a scrivere addirittura delle domande senza ancora avere affrontato l'argomento, e un benvenuto anche a coloro che si collegheranno in corso d'opera, che vedranno questa live in differita. Un saluto anche a tutti i moderatori e a Bruno che in regia questa sera mi sa che ci dovrà aiutare anche più del solito, e naturalmente diamo il via alle danze. Massimo, ti faccio una domanda così estemporanea, neanche ci avevo pensato prima, proprio la formulo adesso. Tu che ti sei reso conto che in questo periodo, e ne abbiamo parlato prima, anch'io la penso alla stessa maniera, le informazioni stanno diventando talmente tante, c'è una corsa proprio addirittura forse potrei dire un inseguirsi di informazioni che cominciano ad arrivare sempre più fluenti, che si accavallano e non c'è più il tempo materiale di riuscirle a seguire tutte, che poi è una cosa che avevamo anche previsto che accadesse. Sì, sì, l'accelerazione che io ho percepito e che purtroppo si sta manifestando è su due binari. Una è quello dell'ambito delle informazioni legislative e quell'altro è nell'ambito delle informazioni visive. C'è un'accelerazione, ormai gli avvistamenti e i video si accavallano uno con l'altro in ogni cantone del mondo, quindi ne ho visti in Cina, ne ho visti in Italia, ne ho visti negli Stati Uniti,
qualche documento sta cominciando a fuoriuscire dalla Russia, e quindi veramente da che piangevamo miseria, la zuppa sta strabordando. Allora, siccome hai citato la Russia, e io ricordo come sempre, e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, che anche se nelle mappe ufficiali di questa situazione non ci sono molti avvistamenti localizzati in territori come la Cina, la Russia e altri, tra virgolette, nemici giurati degli Stati Uniti, in realtà di questi avvistamenti ne avvengono in continuazione, soprattutto direi in Cina. E mi hai mandato tra le cose da far vedere, e l'ho preparato, anzi ora lo farò vedere, un video che è un po' vecchiotto, in realtà è di una decina, una dozzina di anni fa, ma è sempre bello vederlo perché ci serve a capire come al fenomeno UFO, o meglio, agli UFO non gliene può fregare de meno di essere ripresi, non ripresi, di apparire, non apparire, se li vediamo, non li vediamo, se sono in live o non in live, sott'acqua, in cielo, e nel cielo notturno, eccetera, eccetera. E in questa ripresa siamo davanti a un oggetto che si manifesta in pratica mentre la giornalista sta parlando con il cameraman che la sta riprendendo, e quindi è totalmente inconsapevole di quello che gli sta apparendo alle spalle, si gira praticamente a guardare. Allora, vi faccio vedere subito questa, datemi il tempo perché oggi ho talmente tanto, grazie Federico per il contributo al canale, c'ho tanto di quella roba aperta che non ci si crede. Allora, non è questo, non è questo, non è questo. Eccolo qua. Qualcuno penso che già lo avrà ricordato. Подвергается все большей опасности. Только за последние 350 лет... Конечно, смотри. Ой, ничего себе! Что это? Вау! Блин! Что это? Пропал. Офигеть. Что это было? Господа подвергается все большей опасности. Только за вас... Che è ripartito, qui lo chiudiamo direttamente, man mano andrò chiudendo tutto per evitare che ci siano troppe cose aperte, già così sono davvero tantissime. Quindi questo giusto per ricordare come è facile a volte ritrovarsi in situazioni che non ci si aspetta. D'altra parte gli stessi telegiornali statunitensi sono sempre più protagonisti di questa tipologia di avvistamenti. Nel 2024, se non ricordo male, ce ne sono stati almeno 4-5 fatti durante telegiornali e trasmissioni televisive negli Stati Uniti, e credo ce ne sia stato uno anche all'interno dell'inizio del mese di gennaio adesso. Quindi questa era la prima cosa che mi interessava mostrare. Allora, una notizia flash che vi voglio dare subito, una notizia che sta circolando in pochissimi diciamo giornali, e che riguarda invece l'Italia. Questa qui: mistero nel cielo delle Alpi Marittime, un satellite precipita sulle montagne italo-francesi. Chiamarlo UFO però non è errato, perché si tratta sicuramente di un oggetto, almeno per il momento, non identificato. L'ipotesi più probabile è che si tratti comunque del rientro in atmosfera dei resti di un satellite o di un altro detrito spaziale, che si è infiammato nella sua caduta verso terra. L'immagine è stata scattata nella serata di venerdì sulle Alpi Marittime, versante ligure. La scia ben visibile, perché illuminato dal sole al tramonto, racconta di un oggetto indubbiamente in fiamme. La prospettiva è quella che i monti, zona Saccarello, guarda verso la Francia, probabile destinazione ultima dei rottami,
sempre che non si siano disintegrati prima di raggiungere la superficie circostante, ritenuta comunque improbabile dagli esperti. Amplificando lo zoom dell'immagine si nota una forma sferica con un punto luminescente. Al momento il fenomeno non è stato denunciato da nessuna agenzia spaziale, e questa di per sé è una cosa che fa pensare invece che diciamo siamo davanti a qualcosa effettivamente di misterioso. Quindi adesso vi faccio vedere la fotografia, eccola qua, che l'ho recuperata dalla stampa su X. Vediamo se riusciamo a... Vabbè, no, non volevo solo ingrandirla un po'. Questa verticale è la scia del presunto oggetto. Purtroppo il punto luminoso è dietro la scritta e non riesco a farvela vedere perché hanno avuto la furba idea di piazzarci sopra la scritta in oggetto. Allora, quindi questa sera, come vi ho detto già, questo anticipo secondo me è importante. Siamo davanti ad una serie di informazioni molto discutibili, però e in alcune case molto importanti. È giusto parlare forse da subito di quelle che sono le notizie più importanti. Quindi io farei vedere un video sul quale ci sono anche delle cattive interpretazioni che discuteremo poi con Massimo, ed è un video di Tim Burchett, che sicuramente per tutti gli appassionati di UFO vi ricorderete perché è stato il capo al Senato dello schieramento che ha cercato in tutti i modi di far partire questa disclosure. Aspettate un secondo, sì, nel frattempo lo apro. Questa disclosure che ci ridà che dà sempre uno slancio, che dà sempre delle nuove informazioni, come anche in questo caso, magari portando delle testimonianze, seppur non facendo veri e propri nomi. E quindi vi lascio vedere questo video che dura poco, è sottotitolato in italiano e poi lo discutiamo insieme. This week, Tennessee lawmaker Tim Burchett sharing about an account from an admiral describing an underwater UFO as large as a football field moving at hundreds of miles per hour underwater. And Representative Burchett is joining us live on News Nation Prime now. Representative, I appreciate you making the time tonight. Thank you, ma'am. I was just out in the field. My donkeys got out, so you're a welcome relief from all that. There is a whole story there, but first let's talk about, tell me more about the circumstances that you talked about this week. What did the Admiral disclose to you? When was this? What exactly did he say? It's been a while. You know, I get a lot of people who want to disclose things to me, and I'm really cautious about it because, frankly, a lot of it is just theory and things like that. When you hear firsthand accounts, and this isn't the first one that I've seen. There's been sonar. I've talked to several different people that have said this thing, and I believe sonar is underwater. So the way our military hides this from us is because our sonar is probably high tech. I don't know. Is more high tech than anybody else. But the odd thing is we want to hide it from the Chinese. But you and I both know, and America knows, that probably most of the components for our double secret sonar is probably bought from the Chinese. So they pretty much know what we got. And there's basically, I've been told there's 5 really deep sea areas that we know more about the surface of the moon than we know about the surface of the ocean there. And you have a lot of UFO or UAP activity there. And people are sighting these things. You're having sailors, you're having different people all across the world. And the numbers seem to be higher in these areas. And that leads you to believe, is something traveling light years? Is that even possible in our realm of thought? I mean, you're talking about the light from the closest stars left there before the time of Christ when we see it at night. So, you know, you have to think, well, maybe something is here. And has it been here long? And, you know, and I talk to folks
in the Christian community and others that think it's part of the spiritual realm. I'm not doubting anybody's beliefs or anything. I'm not trying to rain on that. I'm just reporting what I've been told multiple times, and this is something I've pulled together. So I believe there's something going on, and our government, once again, is spending tens of millions of dollars on something that they tell us does not exist. And that's so why Representative, can you take us back? What exactly did this admiral tell you? Well, the last thing he told me was they're real. He said they're real. It was just me and him talking in a doorway, actually, and he described sonar readings of something, and I believe it was described as large as a football field, and the speeds were just something that we're not even close to being able to do underwater. I wasn't thousands of miles an hour. It was in the realm of a couple hundred miles an hour, but still, I think the closest thing we've got something that does close to 40 miles an hour, maybe, or 45, something like that. I don't know, maybe some of our secret apparatus, but anyway, and this is not the first time this has happened. Mm-hmm. And I've talked to others that have said the exact same thing. People that were on a ship or on a sub, that's something, they had weird pings, things that showed up, and they moved at such a speed that it was just not fathomable in our. And did that admiral speak about potential alien bases underwater as well? Well, that was I put all these conversations together, but that seemed to be the realm of possibility, and that he agreed that I did, that something traveling is just not in our realm of understanding. But again, I had breakfast with a former NASA engineer with a couple of folks, and one of them asked sort of a smart aleck question, sort of pointed at me, saying, "What about all these aliens? What about these Martians Burchett's talking about?" And he turned to him and said, "We have uncovered things that we do not understand. They're moving at speeds that we do not understand. They're at angles, stop and go." He said, "I don't know if it's a wormhole. I don't know how they are doing it, but they are doing it." Thanks for. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire riguardo a questa notizia, a questo video sostanzialmente, è che contiene diverse informazioni. Allora, informazione numero 1 è che sarebbero trapelate probabilmente direttamente a Tim Burchett, oppure attraverso una riunione a porte chiuse, non lo escludo, anche se non è stata citata, di un ammiraglio che ha testimoniato che sarebbe stato avvistato in una determinata occasione una sorta di disco gigantesco, grande quanto 3 campi di calcio, di football, che si muoveva a centinaia di chilometri orari nell'oceano, sotto la superficie, e che era chiaramente visibile ai sonar. E poi si fa cenno anche a una presunta base, tra virgolette, sottomarina aliena, ma infatti, e qui c'è da dire una cosa in specifico importante, si parla di possibilità che esistano delle basi aliene sottomarine. Attenzione, perché stanno circolando molti video in rete dove si interpreta la notizia come un'affermazione in cui è stato detto che sono state individuate basi. Non è così. Si parla di possibilità, che queste esistono, ma sono giorni o settimane che se ne parla, e naturalmente poi si parla delle distanze che ci sono per le stelle, anche quelle più vicine, quindi del fatto, lì c'è una, secondo me, traduzione errata di Google, che in realtà questi extraterrestri potrebbero essere qui da ormai tantissimo tempo e non arrivare quindi magari da lontano in questo preciso istante. E quindi queste, diciamo, sono le cose più importanti del discorso. E poi c'è un'altra notizia, non ve la mostro, almeno che io mi ricordi, non avevo preparato un video, riguarda sempre Tim Burchett e la sua richiesta a Donald Trump di aprire gli archivi UFO, a cui hanno fatto seguito anche personaggi
Grazie Angelo per il contributo al canale. Hanno fatto seguito anche altri personaggi dal Senato, dal mondo della scienza, li vedremo, poi li citeremo tra un attimo. Allora Massimo, tu cosa pensi di queste importanti comunque notizie, anche se solo uno è un oggetto realmente individuato e l'altro è una cosa presunta? Beh, guarda, quando un parlamentare Tim Burchett va in televisione e parla in questo modo, la coalizione Caucus, di cui lui fa parte, che è il vicepresidente e fino all'anno scorso era il presidente, ma oggi è la Nancy Mace, parla in queste modalità qua perché dietro le quinte sanno già i colpi in canna con altri funzionari che andranno a testimoniare se ci saranno le condizioni a breve termine per istituire un'altra udienza pubblica. Siccome le condizioni ci sono, visto tutto quello che si sta muovendo, lui innanzitutto ha messo la notizia che c'è un funzionario, c'è un ammiraglio che ha avuto queste esperienze, che probabilmente ha documentazione classificata su questi tipi di tracciamenti che hanno fatto col sonar. Questo è da prendere in questa modalità qua. Poi da qui a parlare che hanno trovato la base sottomarina aliena, ce ne passa un bel po' di acqua, perché intanto hanno un deficit che devono colmare, come ha già ripetutamente detto l'ex ammiraglio del NOAA Tinga Laudetti, che purtroppo noi siamo messi che ufficialmente abbiamo solo il 25% dei fondali mappati, quindi non penso che tutto in un colpo abbiano trovato la base e gli alieni siano così sprovveduti se l'hanno negli oceani, che sono in bella vista. Probabilmente l'hanno strutturata, se c'è, in un posto molto difficile da trovare, secondo il mio punto di vista. Poi per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo e che la gente pensa che se c'è il titolo che Trump deve declassificare i documenti governativi sugli UFO, lo faccia domani mattina. In realtà no, c'è tutto un processo burocratico e legislativo che per quanto galopperà veloce, se tutte le cose vanno in quella direzione, ci vorrà qualche mese, perché Schumer deve avere la possibilità di reinserire certe chiamiamoli linguaggi dentro un documento fiscale, se glielo permetteranno, dopodiché quello sarà lo strumento per andare a prendere i documenti e eventualmente Trump declassificherà una parte al pubblico, ma questo ha bisogno di suoi tempi. Non è che domani mattina prende i fascicoli, si alza, prende i fascicoli che sono lì dietro nella sua biblioteca, apre, c'è scritto che cos'ha il governo sugli UFO. No, c'è tutta una procedura purtroppo che ha bisogno di un iter burocratico. Io spero che l'abbiano già attivato e che chi di dovuto cominci già a operare nei prossimi giorni. Questo dipende da come si sono comportati al Senato e eventualmente bypasseranno il Congresso, visto che a novembre 2024 qualcuno dentro il Congresso ha vietato questo linguaggio dentro a Fiscal Compact Defense Act per l'anno 2025, che è un documento legislativo attuativo che gli Stati Uniti formulano ogni anno. Vogliono capire cosa c'è gli UFO, lo devono mettere dentro alla legge fiscale corrente. Non gliel'hanno permesso l'anno scorso a Schumer e alla coalizione Caucus di poterlo fare. Adesso ci sono i presupposti per un emendamento di urgenza. Questa è la situazione reale dei fatti. Nel frattempo, Massimo, io avevo messo un articolo appunto dove si parla proprio dell'emendamento Schumer e del fatto che venga in questo momento, diciamo, direttamente richiesto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal Senato ufficialmente di andare a divulgare praticamente tutto quello che si sa ed è segreto sul fenomeno degli UFO. E questo sarebbe stato anche detto verbalmente subito dopo che il presidente Trump ha firmato praticamente l'emendamento che ha liberato
i vincoli di segretezza dagli ultimi documenti sugli assassini di John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King. E c'è un trafiletto che vi mostro adesso, se ci riesco, che Massimo mi ha fatto avere subito prima, così vi faccio vedere. Grazie Davide per il sostegno al canale e benvenuto sul canale anche come nuovo moderatore, quindi giusto per informare tutti quanti, Davide è anche un nuovo moderatore. Ben arrivato Davide. Allora, vi faccio vedere questo screenshot, vediamo se si vede bene. Sì. Schumer e il senatore Mike Round l'anno scorso hanno introdotto l'Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, quello che diceva Massimo, ma non fu approvato, quindi adesso stanno cercando di autorizzare quello del 2025 con lo scopo appunto di far sì che il presidente abbia l'appoggio del Senato, la spinta del Senato, oltre che dal Congresso, di aprire finalmente questi archivi. Sì, perché l'UAPDA che non gli hanno approvato e che Schumer aveva articolato molto bene, prevedeva la declassificazione immediata di tutto il materiale sui fenomeni aerei non identificati e sugli UFO che avevano tutti gli enti governativi nei loro database, e quindi questo vi rendete conto che se era approvato forse a quest'ora eravamo già da un'altra parte, ma evidentemente molte pressioni dei funzionari appoggiati dalla vecchia presidenza e dalla vecchia dirigenza della Casa Bianca hanno permesso a qualcuno dentro al Congresso di opporsi a questo emendamento, che poi diventava legislativo se veniva approvato. Adesso hanno più potere, visto gli eventi che stanno accadendo negli Stati Uniti, che sono l'appannaggio del pubblico, di poter fare più pressione per recuperare quel torto fatto dal Congresso nella voce di alcuni parlamentari che io purtroppo in America sono noti chi sono, e che erano coperti da determinati lobby e da determinati multinazionali. Allora, un'altra persona, in questo caso uno scienziato, che si è immediatamente catapultato seguendo questa corrente dappresso a diciamo la situazione, è stato, vediamo se lo riesco a beccare, è stato Avi Loeb, che ha chiesto espressamente, ovviamente non in maniera diretta, al presidente Donald Trump di declassificare i dati sugli UFO, e ovviamente si è detto molto interessato ad avere la possibilità di analizzare questi dati, e ha detto: mi piacerebbe molto avere accesso a qualsiasi dato che indichi l'origine non umana di oggetti tecnologici. Naturalmente questo è qualcosa che non riguarda solo Avi Loeb, ma naturalmente siamo un po' tutti interessati a questo ed ad altri aspetti della situazione. Beh, c'è da specificare che Avi Loeb a ottobre 2022 era stato ricevuto dal direttore del Dipartimento Intelligence americano, Avril Lavigne, e per discutere la sua posizione in un'eventuale legge. Infatti, quando venne istituita la legge per la RO, Avi Loeb col suo progetto Galileo era l'unico progetto di studio fuori dagli Stati Uniti che era stato inserito dentro la legge. Quindi lui ha fatto questo appello sulla scia di Schumer, perché ne ha potere di voce, perché il suo progetto Galileo, qualora l'ufficio RO avesse bisogno di un supporto esterno per analizzare i vari casi e studiarli scientificamente, lui è uno di quelli in pole position insieme all'SCU, che anche l'SCU è inglobata dentro la legge, e che fino adesso sono stati tenuti ai margini per tutti gli ostruzionismi che sono stati perpetrati nell'ufficio
che purtroppo è ancora dentro allo stabile del Dipartimento della Difesa, non ha un suo ufficio indipendente. Parliamo dell'ufficio che dovrebbe studiare gli UFO a livello governativo, che è stato istituito dal governo negli ultimi anni, ma non sta funzionando perché è soppresso dall'egemonia del Dipartimento della Difesa, che è uno dei primi oppositori alla divulgazione. Allora, nel frattempo, sempre in questi giorni, altre persone si sono unite ovviamente alle richieste ufficiali che vengono fatte appunto al Presidente degli Stati Uniti. E una di queste è stata fatta, adesso non trovo il video, dal deputato Burleson. Quindi io adesso condividerò con voi un primo video che mi ha gentilmente concesso Salvo di UFO Alien Channel, che è qui con noi questa sera. Quindi allora vediamo se non avete idea di quante cose ho aperto. Dovrebbe essere questo, no, questo nemmeno, vediamo se è questo. Ok, eccolo qua. Più un ufologo, sei un direttore d'orchestra. Allora, rage here in Washington. What about the decision from the president, and what do you think we'll learn, if anything, from these files? Isn't it a refreshing moment when an elected official gets, actually does what they campaigned on? This is beautiful. This is underscoring the fact that Donald Trump is the man of the people. He's the people's president, and the people wanted to know what's going on with the JFK files. The people want answers, and the people are sick and tired of having a federal government think that it's the one that's in possession of this. At the end of the day, the government belongs to the people, and the people have a right to know about something so important as what happened to JFK, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy. What about what your colleague? What about what your colleague, Congresswoman Kamek, said? What about the Epstein files? Release that? Absolutely. And as you know, I've been on the Oversight Committee and the UAP Task Force to try to identify and disclose. In fact, I don't mind saying I've been reaching out to Trump's campaign and to his policy team, trying to get them to consider UFO disclosure. What have they told you? Do an executive order on that. And I think that Chuck Schumer, it's one thing I think Chuck Schumer and I can find an agreement on is that the American people, really the world, deserves to know this. Let me drill down on that. You say you've reached out to the White House about it. What have they told you? So right now I'm chasing down the proper person, but I've been reaching out to people that are in Trump camp that I know. So what's your sense? What's your feeling? What happens here with disclosures, transparency, maybe declassification of any kind? I think Trump he sees himself as the people's president, and I think that if the American people, and there's an outcry for people that want the information, I think that Trump will deliver, because he sees his role as working for the American people and not the other way around. If that is put forward, declassified, a report, whatever, what do you think we would see on that front? Look, I hope we get some answers one way or the other, but whether we go back to what really happened at Roswell, what if there was any attempts to cover that up, every event that we've been investigating, that the UFO community has been investigating, I would like to get answers to those events. I got to leave it there. Congressman Eric Burleson on the House Oversight Committee, Republican from Missouri. Again, thank you for the time, sir. Good luck this weekend. Anytime. Allora, intanto ringrazio ancora nuovamente a Salvo, vi invito a seguire, per chi ha TikTok, anche il suo canale. Qui è partito da solo
chiudo direttamente perché sennò continua a partire. Allora, dicevo quindi di iscrivervi anche al suo canale e seguirlo, che fa un ottimo lavoro di traduzione delle notizie, insomma. Allora, riguardo a quello che è stato detto, Massimo, vuoi dire qualcosa? Burlinson in realtà è uno di quelli che hanno promosso da sempre al congresso. Sì, Burlinson è molto vicino alla coalizione Caucus, si occupa di altro, ma ha lavorato su un fronte parallelo sempre per lo stesso obiettivo. Ovvio che in un'intervista a un network televisivo non può ampliare le informazioni che lui già conosce, e quando parla di varie indagini fatte sul fenomeno UFO, lui ha già sulla sua scrivania delle cose da verificare, ma non ne può parlare perché sono documenti che nel loro profondo sono ancora classificati SAP. Ecco perché lui cita anche lui Schumer, perché quell'emendamento essenziale da mettere dentro il Fiscal Compact va a scardinare la classificazione che c'è attualmente per la sicurezza nazionale, che io ripeto anche stasera è l'ombrello per insabbiare l'informazione che hanno utilizzato vari enti, e per avere sempre la proposta di portavoce come la Susan Gone o altri alla Casa Bianca, che andavano sempre a minimizzare la cosa e ci dovevamo fidare di quello che dicevano loro. I legislatori non si fidano più, vogliono andare fino in fondo alla situazione e sperano che anche con l'aiuto degli avvistamenti che ci sono attualmente possano sferrare il colpo definitivo per scardinare il fortino. Allora Massimo, andiamo ad un'altra notizia che ora ovviamente ti lascerò commentare a te, che riguarda altri due personaggi del mondo ufologico ormai internazionale, che sono Jeremy Corbell e George Knapp, che durante una diciamo trasmissione hanno detto qualcosa di importante. Sì. Cosa hanno detto? Beh, in definitiva hanno rivelato un retroscena che il presidente della Camera nell'ultima udienza pubblica per i fenomeni non identificati aveva già fatto intendere, perché la Nancy Merck aveva detto che gli era stato chiesto di non fare questo tipo di udienze e si era fermata lì, ma in realtà due giornalisti che sono molto agganciati a Washington sono riusciti a sapere che alla Nancy Merck gli era stato vietato di portare il testimone che aveva fatto fuoriuscire i documenti su Immaculate Constellation, e al suo posto hanno dovuto ripiegare col giornalista che aveva pubblicato questo documento che gli era stato fornito da un funzionario del Pentagono in attività. Però può darsi che il testimone che doveva andare all'udienza pubblica era l'altro funzionario che era già non era più in servizio attivo, ma anche questo funzionario è stato praticamente bloccato da qualcuno, probabilmente qualche pezzo grosso dell'intelligence, che con le unghie e coi denti fino a quel momento lì stava mantenendo la cosa sotto al tappeto, ignaro che da lì a poco ci sarebbe stato il boom di avvistamenti nel New Jersey. Allora, quindi questo l'abbiamo detto. Adesso c'è un'altra brevissima notizia che riguarda un altro personaggio che abbiamo imparato a conoscere grazie alla prima delle udienze che sono state fatte presso il Congresso degli Stati Uniti. La terza? No, parlo di Ryan Graves. Sì, lui è arrivato alla terza udienza, è la prima vera udienza pubblica, ma anche in ordine cronologico è la terza. Sì, vabbè, io intendo quelle pubbliche in cui li abbiamo visti. Allora, vediamo se la vedete, ok. In pratica
Cosa dice Ryan Graves in questo podcast? Ma in questo podcast lui dice che praticamente questi droni qua manifestano delle capacità che vanno al di là delle conoscenze e arti conosciute, che tutto li riconduce con le loro caratteristiche ai fenomeni UAP a cui lui è stato partecipe. Ora, lui come fa a sapere queste cose qua? Ma noi dobbiamo considerare che Ryan Grace, oltre a essere un ex funzionario non più in attività, ha dei contatti di diversa natura con personale che è ancora in servizio attivo. Lui non fa nomi, però dice la sostanza della cosa, può fare solo quello. Anche in virtù del fatto lo utilizzano come punto di raccolta secondario anche i militari, perché lui, essendo sempre un presidente di una fondazione paragovernativa che si occupa di queste cose qui, ha delle informazioni di prima mano su militari che stanno operando, quindi le evidenze di questi militari lui le ha riportate in questo podcast senza potersi sbilanciare quali siano le sue fonti, ma siccome lui negli Stati Uniti è una persona di un background di attendibilità unico ed è molto ascoltato ed è molto incoraggiato dal popolo americano, perché in varie situazioni ha dimostrato un coraggio che neanche i legislatori hanno dimostrato, perché lui è stato uno che si è scagliato contro la Casa Bianca quando volevano minimizzare il fenomeno UAP, e l'ha fatto su una testata giornalistica che si chiama Politico, e quindi oggi quello che lui dice, Ryan Grace, è da prendere con la giusta considerazione, perché qui non siamo davanti a un ex pilota di F-18 Super Hornet, ma siamo davanti a una persona che per questo ventennio è considerato il massimo esperto di avvistamenti, perché se li ha ciucciati per 2 anni dietro fila tutti i santi giorni, e se non lo sa lui e i 16 briefing classificati alla difesa che sono ancora classificati, dove lui ha spiegato delle cose a degli altri militari che aveva telemetrato e che aveva visto coi propri occhi, se non lo può fare lui, chi lo può fare oggi? Allora, Massimo, nel frattempo stanno montando una dopo l'altra le domande a cui poi ci dobbiamo dedicare alla fine di questa puntata, o meglio nella seconda parte di questa puntata. Adesso cambiamo un attimino rotta, perché mi rivolgo come attenzione alla questione dei whistleblower. Allora, in questi giorni, siccome ci siamo un po' abituati a quella che è stata la rivelazione del pilota Jacob, che ci ha raccontato di alcuni episodi attraverso il podcast su News Nation di Ross Coulthard, e ci sono state ovviamente tutta una serie di polemiche, ci sono state ovviamente le analisi fatte da migliaia di ufologi, ricercatori, grafici e quant'altro in tutto il mondo di quel video, su cui non mi interessa ritornare, o mi sono espresso come dubbioso, e al momento rimango ancora dubbioso, pur dando assoluta diciamo che credo, ecco, così mi semplifico la cosa, assolutamente, che le testimonianze sue e di altri che stanno cominciando a parlare sono effettivamente veritiere e reali. Ed in effetti qualche giorno fa, se non ricordo male il 25, è stato proprio Ross Coulthard che ha rilasciato l'intervista integrale su News Nation, che dura quasi 3 ore, dove ci sono nuove novità, altre cose importanti che sono state rivelate, che ovviamente prossimamente andremo a toccare. Ma a questa testimonianza hanno fatto seguito nuovi whistleblower e naturalmente altri personaggi del mondo dell'ufologia,
che stanno rilasciando le loro dichiarazioni a favore di una disclosure o che stanno partecipando attivamente a quest'ultima. Inutile fare nomi, mi interessa al momento farne uno che tratterò più approfonditamente tra qualche giorno nella live di giovedì pomeriggio, ed è John Bleach. Chi è John Bleach? John Bleach è aspettate che apro nel frattempo la pagina, un ex colonnello e un medico, tra l'altro, uno scienziato che è stato responsabile del DARPA per un periodo di tempo. Quindi non stiamo parlando di un personaggio qualsiasi così che si è improvvisato a parlare. Allora, stiamo parlando di uno scienziato col grado di colonnello che addestrava le forze speciali statunitensi, che ha vissuto direttamente delle esperienze che possiamo definire abduction, quindi interazioni e rapimenti alieni, descrivendo addirittura una di queste razze con cui lui avrebbe interagito, che nell'ambiente delle abduction è ben conosciuta come le mantidi. Ripeto che giovedì pomeriggio alle 18:30 affronteremo questo come argomento, quindi sarà uno speciale interamente dedicato a questo personaggio, ai suoi racconti e a questa storia. Mi interessa, per concludere, dire anche che lui ha fatto delle dichiarazioni che appoggiano gli attuali whistleblower che stanno parlando, incluso naturalmente il pilota del caso, che è diventato anche un po' di sfottimento per via della forma dell'oggetto, che è appunto un uovo e quindi che viene associato come caso ufologico alla gallina. Ovviamente, chiusa questa parentesi di sorriso più che di ironia, andiamo quindi a entrare sempre di più in un argomento che secondo me sarà quello fondamentale di oggi, e per farlo vi farò sentire e vedere un altro video di News Nation. Questa volta lo prendo da Facebook, vediamo se vedete tutto bene. Joining me now is the mayor of the township of Belleville, New Jersey, whose town had several drone sightings. Mayor Michael Melham. Mayor, thank you so much for your time on this. Before we talk about the president's actions, what is the latest on the situation there in Belleville? Are there still reports of these drone sightings? Thank you for having me. So absolutely. I mean, all over New Jersey and even Long Island, I'm getting reports from videographers that are stationed right at the water there in Long Island, seeing them come over from what he says is New Jersey. Here in New Jersey, we're about 500 mayors strong. We are still waiting for answers because our residents are still gravely concerned over what's flying just over our homes. Absolutely. And we know that the president wants action. For anyone who missed it, let's listen again to some of what he said. This is from the Oval Office on Monday. I would like to find out what it is and tell the people. And can you commit to some kind of... In fact, I'd like to do that. Could we find out what that was, Susie? Okay. Yeah, why don't we find out immediately? I mean, I can't imagine it's an enemy, or there would have been, people would have gotten blown up all over. Maybe they were testing things. I don't know why they wouldn't have said what it was. They had a lot of them flying over Bedminster, which is interesting, right? All right, so we heard the president there saying, hey, can we get right on this, Susie? Mayor, what is your reaction to President Trump asking his White House chief of staff to immediately get to the bottom of these drone sightings? It's absolutely welcome news. I mean, if we just back up a little bit, President Trump, even when he was President-elect Trump during his transition, he's been on the record now at least on 3 different occasions about these drones. The first time he did mention that our government knows and our president knows, and
he wasn't sure why they weren't telling us. And if you understand how the transition works for president, our president-elect receives the same exact national intelligence briefing that our president does. So if it was a foreign adversary or something alien or extraterrestrial, I'm certain as president-elect, he would have known. The fact that he doesn't seem to have that many details, and he was asked the second time about it, and that's when he said, well, I'm going to disclose it within my first or second day into office, tells me that if he's not briefed on it yet, it's probably not a matter of national security, or certainly not an alien invasion or anything crazy like that. More than likely, this is going to be our government or experimental drones that are up in the sky. I'm still waiting for that disclosure. I do believe, and I take him at his word, I do believe that New Jersey mayors and all the residents here in New Jersey are going to get disclosure, and it's going to come soon. All right, that's some good news there. And that's what I wanted to ask you, Mayor. I mean, based on, what residents there are saying, what your constituents are telling you, what do you think is going on in the skies? I mean, it's tough. Every time I see a video, my opinion seems to change. I mean, I've recently been watching and spent some time with the videographer out of Long Island. I mean, he has orbs, these glowing orbs of light on camera that as you watch them right before your eyes, they seem to transform into a mechanical drone. So I've actually watched it myself, where these orbs are glowing balls of light, different blinking lights all over the place. And as it gets closer to you, you actually see it transform into a drone. Whether it's a drone from the beginning and it's being obstructed by bright light, I can't tell you, but it is cause for concern. We have looked at flight tracker data. We don't see any airplanes in the skies. These things are absolutely some kind of phenomenon that's happening just over our homes. We need answers, and we need them quickly. Yeah, that's so important to note that, you are looking at flight tracker data and not seeing records of this. So, Mayor, are you confident that we will start to get some definitive answers, whatever those answers may be? I believe we're going to get answers. Calls for speculation as to whether they're going to be definitive answers or not. Yeah. I do take the president at his word. I do think that we are going to get some kind of disclosure. I've listened to government speak. I've listened to our state, New Jersey, speak. I've listened to the federal government speak, and they've been very specific at times. They've said things like, it's not our DOD, it's not our Homeland Security. And I've learned, and being in this business for a while, that when government speaks very specifically, listen to what they're not saying. So when they say it's not DOD and it's not Homeland Security, they're not saying it's not a private contractor. They're not saying a lot of different things there. So they're giving themselves some plausible deniability when they say things specifically like that. However, I'm still fairly sure that this is probably going to be our government assets, as the president said when he was president-elect, and even now. If it was a foreign adversary, I'm almost certain with $1 trillion military budget, we'd be able to take these things out of the sky. The fact they're not coming out of the sky and we keep seeing them, I truly believe that we will find out, whether it's sooner or later, that it is probably some kind of government asset. All right. Thanks. Allora, naturalmente, nel frattempo che Massimo rientra, metto a schermo intero io. Allora, abbiamo il sindaco di una delle più importanti città del New Jersey, il quale in pratica ha apertamente detto che i cittadini vedono dei droni trasformarsi in sfere di luce, in orbs e viceversa, che si sta ancora attendendo una notizia ufficiale da parte del governo, ma che si ha fondamentalmente una certezza che il neoeletto presidente degli Stati Uniti, così come ha detto appena insediatosi dopo pochissimi giorni, darà, appena è a conoscenza dei fatti, appena sarà svolta l'indagine, eccetera, le informazioni in primis ai sindaci e poi naturalmente al popolo americano di quello che sta accadendo non solo in New Jersey, non solo a New York City, ma anche, non dimentichiamo, in tutto il resto del paese, soprattutto in California da un paio di settimane. E naturalmente il tutto deve essere fatto con un certo criterio e le persone che sono in attesa sono davvero tante. Si parla solo di 500, sono i sindaci di tutto lo stato del New Jersey che sono in attesa ovviamente di dare delle risposte anche ai propri cittadini, e quindi siamo davanti a un enigma che continua ad andare avanti. Cosa sono questi droni?
cosa sono questi orbs, questi plasmoidi, eccetera, e cosa sono questi UFO, questi UAP che vengono avvistati un po' ovunque. Allora, siccome ci sono tantissime persone che dicono no, il presidente Trump ha le mani legate, non potrà mai dire niente, non potrà mai violare la segretezza, è lui il primo che deve sottostare di qua e di là. Allora, chiariamo subito una cosa. Se oggi siamo qui a parlare di tutte le informazioni che sono trapelate, video, foto, documentazioni dei servizi segreti, del Dipartimento della Difesa, del Pentagono, della Central Intelligence Agency, della National Security Agency, del Federal Bureau e chi più ne ha più ne metta, lo dobbiamo proprio a Trump. Quindi sostenere che lui non può è andare contro quella che è la storia della divulgazione in campo ufologico degli ultimi 4 anni. Il problema è che per poterlo fare deve avere le spalle coperte, deve essere ben protetto, deve avere le ragioni in qualche modo appoggiate dal Congresso, dal Senato, che è quello che sta avvenendo. Deve avere un fronte forte, comune, numeroso di persone, non solo di cittadini, ma del mondo della scienza, dei servizi, delle forze armate, del Dipartimento della Difesa, eccetera, che sono d'accordo su questa divulgazione ed è quello che sta gradualmente accadendo. E ovviamente quando questo accadrà, perché accadrà, non dobbiamo però andare a pensare che verrà spiattellato ai 420 tutto il mondo dell'ufologia, che il 100% delle informazioni verranno riversate nella rete, che il 100% dei documenti saranno declassificati, che di quelli che saranno declassificati saranno tutti quanti visibili, perché non sarà così e non può essere così. Le informazioni sensibili di un certo tipo, cioè quelle che riguardano prettamente la sicurezza nazionale, non verranno divulgate, così come non verranno divulgate, verranno omesse, vincolate tutte quelle informazioni che potrebbero generare shock emotivi o di altro genere alle persone, alla massa, e tutte quelle informazioni che potrebbero portare a un innescarsi di conseguenze a catena che diventino incontrollabili, oltre che incontrollate. Questo deve essere chiaro una volta per tutte. Il presidente degli Stati Uniti ha già iniziato la disclosure 4 anni fa, grazie allo sforzo del senatore Marco Rubio. Ve l'abbiamo spiegato 1 milione di volte, Massimo in particolar modo sin dall'inizio che batte su questa questione. Lo staff di Donald Trump è stato costruito per affrontare tutte le problematiche, tra cui anche quella della disclosure sugli UFO. Quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo capire le difficoltà, dobbiamo accettare il fatto che questo avvenga piano piano, lentamente e con i giusti criteri, ricordandoci che il palazzo si costruisce dalle fondamenta. Noi siamo in questo momento nella fase iniziale della costruzione delle fondamenta di un palazzo. Non possiamo pretendere che il palazzo venga costruito dall'oggi al domani, perché crollerebbe addosso a chi lo sta costruendo. Chiusa questa parentesi, Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso. Ma l'unica cosa che aggiungo, perché non mi voglio dilungare sulla questione Mark Rubio o non Mark Rubio, andatevi a vedere cosa fa nell'organico della presidenza Trump Mark Rubio, andatevi a leggere la Costituzione e vedete qual è il valore di un segretario di Stato, primo segretario di Stato. Detto questo, volevo porre l'attenzione su una cosa. Noi tempo fa, quando era cominciato i primi flat di avvistamenti in New Jersey, tu sul tuo canale, io purtroppo ho memoria ferrea e te lo preciso, in alcuni dei video
che tu avevi proposto delle telecamere di sorveglianza di alcune aziende private, c'era un video dove si vedeva un plasmoide che si trasformava in 1,4 secondi in un aereo. E la gente pensava che era un effetto digitale come al solito. Oggi abbiamo la notizia che quei tipi di video che abbiamo anche mostrato noi, dove parlavamo di trasformazione dallo stato energetico allo stato materico, vengono messi sul banco come notizie della settimana. Punto. E allora, riguardo alla questione droni e plasmoidi, abbiamo fatto una marea di puntate spiegando tutte le sfaccettature. Ho portato su questo canale tantissimi video con testimoni direttamente dal suolo degli Stati Uniti, dal New Jersey, dal Tennessee, dall'Iowa, dalla New York City, dalla California, eccetera, che raccontano e mostrano i video di questi avvistamenti e ovviamente delle sensazioni che provano, delle anomalie che osservano, delle stupidaggini dette dai media e dalla politica statunitense a giustificare queste cose, che non accettano perché si sentono offesi intellettualmente, perché quello che vedono è netto, è chiaro, è nitido. Inoltre lo mostrano attraverso i video, questi video vengono costantemente censurati. La censura ha portato, l'abbiamo detto almeno in 4-5 video, a dover creare addirittura un linguaggio che cambiasse, sostituisse tutti i nomi affinché le persone potessero continuare in un momento di censura, addirittura di chiusura poi di TikTok, continuare a mostrare i video di questi presunti droni, delle sfere di plasma, degli orbs, degli UFO, eccetera, sostituendoli con parole come per esempio le borse di Dior Bugs e altri, aggiungendo alla questione anche gli incendi di Los Angeles, le armi ad energia diretta, scontri tra droni e UFO e droni e sfere di plasma, e la nebbia sintetica artificiale con malori per chi l'ha respirata e via discorrendo. Una volta che siamo entrati in quest'ottica, dobbiamo cominciare a tirare le somme, perché abbiamo visto tante teorie, abbiamo visto documentazioni, tra le quali c'erano anche documenti ufficiali di gruppi di scienziati che hanno studiato e rilasciato informazioni scientifiche proprio sui plasmoidi, eccetera. E ovviamente io e Massimo, così come con tutti gli altri ricercatori, non è che abbiamo tutti la stessa opinione, abbiamo spesso opinioni differenti, ed è per questo che faremo a metà febbraio anche qui sul canale, siete tutti invitati ad assistere, un dibattito in cui saremo 6 ricercatori, 6 ufologi con idee diverse ad affrontare l'argomento e a confrontarci e a rispondere alle vostre domande. Questo proprio per cercare di trovare quei punti comuni tra le nostre ricerche, tra i nostri modi di pensare, le nostre ipotesi, teorie e quant'altro, e cercare di capire quali sono le possibilità reali, qualora fosse naturalmente possibile. Per andare alla questione, al nocciolo della questione, quindi dei droni e dei plasmoidi, se secondo queste dichiarazioni fatte dal sindaco di una delle più importanti città del New Jersey siamo davanti a delle prove, è logico che tutti vogliamo vedere queste prove. Purtroppo però di prove ufficiali come tali non ce ne sono ancora state mostrate. Quelle che possiamo vedere sono le prove raccolte dai cittadini americani, che appunto continuano a mostrare di questi oggetti. Quindi io adesso vi farò vedere una serie di video, non mi ricordo se sono 3 o 4, in cui si vedrebbero appunto delle cose abbastanza insolite, direi.
Allora, abbiate un attimo di pazienza, devo far vedere quindi un attimino anche l'interno qui della live, quindi vedrete anche Bruno, naturalmente. Allora, il primo video che vi voglio far vedere è questo. Qui abbiamo un orbs che si sta allungando e si stanno formando le due estremità su cui apparirebbero poi le luci. Allora, questo video, che è del 15 gennaio, vedete che inizialmente è un orbs sferico, perfettamente sferico. Ce n'è una seconda versione che, se non ricordo male, è una ripresa anche più ravvicinata. Ecco, qui si vede da prima, infatti, e vedete bene che inizialmente era proprio sferico. Vedete come si è allungato e si sta formando sempre di più con la sua nuova forma. Adesso c'è la luce lampeggiante come un aereo e si comporta praticamente come un aereo. Per le scritte io purtroppo non ci posso fare nulla. Vedete che si è trasformato di fatto praticamente in un qualcosa di simile ad un aereo. Qui ce ne sono altri. E poi vi volevo fare vedere, vediamo se è questo. Devo togliere l'audio perché c'è la musica. Qui non siamo in New Jersey, questa ripresa è stata fatta, se non erro, in Messico. E poi ce ne sono altri, vabbè, gli altri ve li faccio vedere tra un po'. Allora, direi che sono abbastanza chiari, anche se qualcuno potrebbe interpretarli come aerei con il faro frontale, che è così come è consuetudine nella fase di atterraggio. Peccato che sono stati filmati dal basso verso l'alto e che quindi, se fossero aerei, si muoverebbero verticalmente con un faro puntato verso il basso e quindi non sarebbero aerei in fase di atterraggio, ma probabilmente starebbero precipitando al suolo e starebbero per schiantarsi, cosa che ovviamente non è così. Quindi anche per gli scettici invito a fare attenzione a quello che si idea nella propria testa per cercare di giustificare le cose, perché spesso le cose non sono quello che sembrano e viceversa. Allora, Massimo, che ne pensi tu di questi video? So che non è il tuo diciamo fronte. Ce ne hai uno nel database che forse non l'hai recuperato, che è ancora più chiaro di quello a cui facevo riferimento
io prima, e che non lascia scampo di dubbi, perché da una sfera si trasforma in un aereo, così, boom. E tutto sembra pensare che sia un effetto digitale, ma in realtà è la ripresa reale di quello che è stato fatto. Non mi stupisco perché queste proprietà qua le hanno già evidenziate anche nei rapporti, che hanno capacità di trasformarsi, e quindi questa è l'evidenza di quello che stanno facendo oggi. Oggi magari che hanno la possibilità di studiarli anche in questa loro fase, in questa loro capacità, hanno poi anche con gli strumenti adeguati capito che passano da uno stato energetico a uno stato di materia metallica. Come fanno, come succede questa cosa qui, è tutta da studiare. Qual è il processo? Praticamente ci troviamo davanti a una tecnologia, a una scienza che a noi non compete. Come hanno sempre detto alcuni addetti ai lavori, vediamo fare delle cose che sfuggono alla nostra comprensione, e questa è una di queste. Allora, quei video sono ben conservati, tanto ben conservati che neanche mi ricordo in questo momento dove sono messi, perché ho un marasma di roba che... Se dovrei andarla a cercare anch'io dentro il mio database, ci metto un'ora andarla a cercare. Sì, infatti. No, non ci avevo pensato sinceramente di far vedere quelli, mi sono basato solo su quelli che sono emersi in questi giorni. Allora, c'è alcune immagini che vi voglio far vedere, che ho preso da un sito, da un canale. Adesso non mi ricordo come si chiama il canale, ma di fonti di questo tipo ce ne sono più di una. Ritorno di nuovo a mostrare lo schermo intero, perché ho la necessità di farvi vedere queste immagini. Allora, è un TikTok, se non ricordo male, che si chiama AV Facts. Queste potrebbero, il condizionale d'obbligo, essere delle parti di questi droni che si sono schiantati, che avrebbero una parte meccanica e una parte di metallo fluido, di metallo liquido. E in buona sostanza, se vi ricordate, abbiamo parlato in una live del fatto che alcuni di questi oggetti erano stati visti mentre perdevano del materiale fuso, o meglio, non i droni, ma le sfere di plasma da cui qualcuno aveva visto gocciolare del materiale fuso, e all'indomani col metal detector era andato a recuperarlo, e poi non si è saputo più niente di eventuali analisi. Ora, alcuni di questi oggetti sarebbero precipitati, sarebbero stati recuperati. Questo è già il secondo caso. Anche su Facebook avevo visto uno statunitense che aveva mostrato di questi oggetti, e la maggior parte delle persone rispondevano dicendo che era una bufala e che sicuramente erano stati realizzati con materiale di scarto di modellismo, che quindi si trattava di una burla, eccetera. Ora, pur non potendo escludere questa possibilità, fra poco vi mostrerò un articolo e la fonte originale dell'articolo, quindi l'articolo è lo stesso, ma voglio fare un passaggio in più perché vi voglio mostrare un sito ufologico di amici che in qualche modo di tanto in tanto mi passano anche delle informazioni, dei video, delle cose da mostrare qui sul canale, e di cui abbiamo conosciuto nella scorsa live uno dei suoi più attivi ufologi e protagonisti, che è Daniele Dell'Erba, che saluto. Questa sera non mi pare che ci sia, ma che gestisce il sito
di Ansu Italia, che è un sito ufologico importante con tante cose interessanti. Quindi vi mostro questo articolo: nuovi droni mutaforma e metallo liquido così simili agli UFO. È stato battezzato ufficiosamente dalla Cornell University come il programma Terminator 2, traendo spunto dal film di fantascienza con protagonista Arnold Schwarzenegger, ovviamente per il metallo liquido. In realtà si tratta di un progetto finanziato dall'Air Force, quindi dall'USAF, per lo sviluppo futuro di un drone mutaforma in grado di eseguire la scansione di svariati contesti. Questi sono dei campioni di materiale metallico fluido utilizzati. Sarà realizzato in materiale composito con parti in metallo e silicone, una sorta di metallo liquido. Ecco il perché del riferimento al secondo episodio della saga Terminator. L'obiettivo è quello di sviluppare un mini drone in grado di ambientarsi grazie alla sua capacità di autoadattamento, volare, immergersi nell'acqua e nuotarvi. Il programma è stato subito finanziato dal Pentagono, che intende sfruttare il know-how dei ricercatori della Cornell University per sviluppare nuovi mini droni militari. Quello che è stato definito come morphing material, secondo il gruppo di studio della Cornell, si ottiene immergendo schiuma di silicone nel metallo fuso. Successivamente, ponendo il materiale composito sotto vuoto, il metallo viene risucchiato dai pori della schiuma. Tali caratteristiche consentono al materiale capacità autorigeneranti. Il materiale, hanno spiegato i ricercatori a Live Science, se riscaldato vicino ad un altro della sua composizione, si fonde con una leggera perdita di resistenza meccanica, aumentando la sua massa. In pratica, la stessa identica cosa che stiamo vedendo quando i plasmoidi si uniscono e diventano un plasmoide più grande. Questo è un articolo che troviamo su Difesa Online, che ora ve lo faccio vedere per correttezza l'originale, e qui troviamo praticamente altre informazioni e dei video. Un esempio di come la nostra tecnologia si avvicina a quella dimostrata dagli UFO, almeno fin dagli avvistamenti degli anni 40 del secolo scorso. Sicuramente ricorderete tutte le testimonianze di strani oggetti capaci di cambiare la loro forma in cielo. La famosa azienda inglese di armamenti, la BAE System, che è una delle più grandi che ci sono, comincia a diffondere informazioni sui futuri droni per i combattimenti aerei in cui non ci sarà più nessun pilota. Si tratterà di robot mutaforme grazie al metallo liquido, con enormi capacità di autoriparazione. Il drone potrà modificare la sua struttura e geometria in funzione della velocità, del tipo di missione prevista e degli imprevisti durante il volo. Nella seconda metà del video troverete già la tecnologia all'opera, sia pur dentro contenitori di plastica. Ora vi faccio vedere dei pezzetti di video, ma prima vi voglio far notare che si parla di robot mutaforme, che è esattamente quello che a novembre ha visto Ashley Sherb, ci è venuto a raccontare e a testimoniare qui, cioè un robot che si è scomposto e ricomposto, diventando nel frattempo luminoso e trasformandosi in un orbs, ovvero in un plasmoide, che è esattamente quello che stiamo vedendo. Allora, qui abbiamo dei video della BAE System. Vabbè, ovviamente sono video illustrativi, è inutile vedere qua, in fase di progetto vi faccio vedere a saltelli. Queste sono le strutture dove verrebbero ingegnerizzati, ovviamente è tutta illustrazione, quindi parti solide e parti liquide. Il prodotto terminato poi verrebbe messo nella sua parte finale e gli verrebbe inserito il motore, cioè la propulsione.
e qui praticamente ci fa vedere quello che potrebbe essere l'uso. Nel secondo uguale, qui abbiamo accelerazione proprio del momento teorico di sviluppo, di formazione di questi droni, che abbiamo già visto comunque prima. Vi faccio vedere anche l'articolo originale che è uscito su Difesa Online, quindi è un articolo tra l'altro del 2016, del 19 aprile 2016, ad opera di Franco Iach, che è uno dei più famosi giornalisti che scrivono di armi e diciamo utilizzo degli armamenti in zone di guerra. Attenzione però, con questi video e questo articolo che vi ho mostrato, io non sto dicendo che i plasmoidi e gli orbs siano in realtà droni iniziati nella fase di sperimentazione del 2016 dall'USAF, ma vi sto dicendo che dal 2016 effettivamente gli americani hanno iniziato lo sviluppo di questi materiali, di una nuova propulsione e di questi droni. Allora la domanda è, siccome noi stiamo vedendo dei droni che studiano plasmoidi, potremmo essere davanti ad una retroingegneria che ha permesso di arrivare a un certo livello tecnologico di sviluppo di un drone mutaforma sugli stessi principi di un altro, magari di origine extraterrestre, ma ancora non ha raggiunto quei livelli, ed effettivamente l'utilizzo di questi droni potrebbe aver attirato l'attenzione di qualcun altro che a sua volta sta studiando i droni, mentre i droni studiano questo fenomeno che li sta studiando. Quindi si è creata una forma di interazione di due fenomeni contemporanei, uno di origine extraterrestre, uno di origine terrestre, con caratteristiche simili e quasi identiche, almeno da un punto di vista esteriore, perché poi ovviamente, come abbiamo visto, i droni quando entrano in contatto, i droni quelli veri, con un plasmoide cadono rovinosamente, perché secondo me c'è, e lì ci sta il segreto della differenza che viene fatta dagli americani, che sul campo stanno osservando il fenomeno tra orbs e plasmoidi, perché probabilmente i primi hanno una luce intensa che ricorda i secondi, ma è solo una luce, mentre i secondi hanno un campo di energia, appunto di plasma, che tutto quello che vi entra in contatto finisce rovinosamente, si distrugge, si brucia, si fonde, si liquefà e via discorrendo. Questo secondo me è un'ipotesi che dovremmo cominciare a valutare, visti i risvolti. Ora ti chiedo, Massimo, tu non eri a corrente di questa situazione perché non c'è stato il tempo di spiegarti tutto quanto quello che volevo mostrare prima della live. Ti chiedo cosa ne pensi di questa cosa. No, avevo spulciato qualcosa tempo fa su sta roba qua, però io mi sono poi fatto delle mie domande, perché poi c'è da prendere in questa considerazione che i plasmoidi che stiamo osservando, se fra qualche tempo saranno ripresi nella trasmutazione inversa, cioè da parte metallica a parte energetica, qui siamo davanti a una capacità che va fuori dalle nostre scienze e arti note. Questo è uno. Ma in tutta questa faccenda qua, io sono qualche mese che insieme a un mio carissimo amico che lo stiamo cercando di ragionare sta cosa qua, dove è andato a finire tutto l'effetto Atkinson, che è sparito dal Canada e che secondo me è alla base di certi studi che sono stati sviluppati e che sono molto classificati, perché se uno si va a vedere cosa sperimentava Atkinson, non sta né in cielo né in terra, e lì c'entrano le frequenze, c'entrano
altre cose, altre forze elettromagnetiche abbinate delle frequenze, e quindi io vorrei sapere tutti questi studi qua dove sono andati a finire. Dal Canada sono spariti, è sparito lui e sono spariti gli studi. Atkinson secondo me aveva fatto una grande scoperta, per quanto poteva sembrare bizzarro e stordito questo scienziato qua, però secondo me aveva centrato qualcosa. Non dico che quello che hai fatto vedere te ha delle relazioni con Atkinson, però qui tu nel video a livello avveldiristico hai fatto vedere che da una forma liquida si trasforma in una forma solida, poi rimane così o ha proprietà inverse? Punto di domanda. No, io credo che abbia proprietà inverse, però questo non ci posso mettere la mano sul fuoco. Secondo me fa fatica. Può darsi, soprattutto se diciamo ha una parte meccanica interna, una parte comunque solida, perché anche nei video si vedeva, e io presumo che sia così, anche nei film per esempio di Terminator, a parte il Terminator 2 che quello era completamente metallo liquido intelligente, sul principio degli UFO che sarebbero composti da materiale intelligente, in realtà tutti gli altri, anche nei film, poi avevano una struttura scheletrica che era solida. Sì, ma perché fare la parte inversa, cioè passare, cioè tu passi da materia liquida o energetica, come quella che vediamo, ammesso e concesso che sia energetica, passiamo da una forma energetica a una forma solida, quindi vuol dire che lì c'è una manipolazione del fotone alla base, tramite vibrazioni o elettromagnetismo c'è una manipolazione del fotone. Se noi siamo riusciti a fare tutte e due le fasi, vuol dire che c'è qualcuno qua sul nostro pianeta Terra che ha una scienza per la manipolazione del fotone. Allora, quello che penso io, ma questo lo dico dall'inizio, è che all'interno anche dell'Orbs ci sia una struttura solida, quindi io penso che la trasformazione non sia di tutto il corpo teorico, ma solo di una parte, mentre la parte energetica che noi vediamo, quella luminosa, sia una forma di energia esterna, cioè uno scudo, quindi la mutazione della forma noi in realtà la percepiamo solo perché le luci prendono una forma, si allungano, eccetera, ma la luce principale che noi vediamo nella trasformazione, quando si trasforma da energia a drone, è come se si spegnesse. Allora, secondo questo principio, secondo me, in realtà è un'energia esterna, come se fosse una sorta di scudo di plasma che è magneticamente contenuto attraverso, che ne so, una attrazione ed una repulsione che stabilizzano intorno all'oggetto principale ad una certa distanza quello scudo energetico, che però per trasformarsi quello scudo energetico deve venire meno, perché se la materia fisica entra in contatto con quello stesso scudo avviene una fusione, che è quella che abbiamo visto in alcuni casi, che è di materiale fuso che gocciola, che altrimenti non sarebbe spiegabile in un oggetto interamente fatto di plasma. Quindi secondo me abbiamo una parte solida interna, una parte fluida esterna e uno scudo energetico proiettato che forma quella intensa luminosità che viene proiettato a una certa distanza. Quello che non mi quadra a me, e che secondo me è difficile da spiegare in questo contesto, è quello che accade quando due di questi oggetti si uniscono. Cioè i due oggetti si uniscono, ci può stare che i due campi di forza si fondono con un meccanismo X, ci può stare che le due parti fluide si uniscano con delle caratteristiche differenti, quindi più grandi. Quello che non mi convince è l'unione delle parti solide, che potrebbe secondo me avvenire solo se le parti solide sono state progettate per questo scopo preciso, cioè unirsi e creare strutture sempre più grandi.
momento in cui noi abbiamo visto in alcuni formati che questi oggetti qua a volte diventano, praticamente si fondono, e abbiamo presupposto che sia materia energetica, io faccio fatica a pensare che ci sia anche materia solida che faccia questo, poi si riscompone nelle determinate parti. Può anche darsi, perché noi siamo degli ignorantoni in materia, però secondo me quando si uniscono o si dividono in più parti non siamo in presenza di materia solida. Questa è la mia opinione. Sì, sì. Allora, faccio un salto nei confronti di un'altra cosa, ma prima voglio ricordare all'utenza del canale che è presente un video documentario, tra l'altro in 2 parti unite in una sola, proprio sugli esperimenti condotti da Atkinson. Quindi se siete interessati a capire più in dettaglio l'argomento, potete vedere questo video dove si vedono proprio gli esperimenti fatti da lui nel suo laboratorio. Giusto per dire 4 cosette al riguardo, gli esperimenti principali che sottolineo inizialmente erano casuali, cioè le conseguenze straordinarie di alcuni esperimenti portarono ad altre scoperte significative e quindi a una mira più precisa verso quale direzione andare per la sperimentazione, che sembra proprio avere a che fare col fenomeno degli UFO. Gli esperimenti principali quindi erano 1 di levitazione dei corpi, 2 di sviluppo di energia e 3 della fusione, che erano quelli più diffusi e quelli che inizialmente appunto erano casuali, la miscelazione di materiali impossibili tra loro, cioè per esempio fusione di legno e metallo in un'unica struttura, cosa che non è fisicamente possibile secondo la nostra conoscenza appunto scientifica. Questo per farvi capire che si tratta di esperimenti estremi, di esperimenti di cui ancora oggi si sa veramente poco e che sicuramente hanno a che fare con la conoscenza degli UFO, gli sviluppi tecnologici di un UFO e via discorrendo. Allora, il video che vi faccio vedere è il video che 2 live o 3 live fa, quando eravamo con Massimo, vi dovevo fare vedere, ma che mi ero perso, anzi no, forse è stata la live successiva, che mi ero perso completamente. Anche in questo caso è un video di Salvo di UFO Alien Channel, che vi invito sempre a iscrivervi al suo TikTok. C'ha anche un canale YouTube, aiutiamolo a farlo crescere. E il video è il promo, il trailer del documentario che deve uscire con i famosi 24 whistleblower che hanno rilasciato la testimonianza. The American people are ready to receive the truth. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real. They're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I've worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. A one-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands. I was recruited to a highly sensitive government program that investigated unidentified aerial phenomena. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans. I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. So look at that thing. It's rotated. There's a whole fleet of them.
The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. This is so secret. Very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis. But that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you. This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. È giunto il momento. The age of disclosure. Rimaniamo ovviamente in attesa di vedere questo documentario, che sicuramente sarà molto ma molto interessante. Allora, Massimo, tu vuoi dire qualcosa su queste testimonianze? Abbiamo visto lo zoccolo duro della coalizione che si batte per la trasparenza. Christopher Mellon, Louis Elizondo, Jason Stamm, l'astrofisico Eric W. Davis, chi più ne ha più ne metta. Li abbiamo visti quasi tutti, quali sono i pilastri che stanno lavorando dietro le quinte per spingere al massimo la trasparenza. Allora, io penso che tra l'altro alcuni di questi noi li avevamo anche annunciati nelle varie live nel tempo come possibili futuri whistleblower, ci avevamo preso. Naturalmente lì in mezzo, oltre a personaggi che hanno lavorato in organismi che hanno studiato proprio gli UFO, hanno lavorato anche nella CIA, in basi segrete come anche credo l'Area 51, ce n'è almeno uno di questi. Ci sono personaggi che hanno lavorato come scienziati e consulenti nei programmi segreti di retroingegneria, che hanno lavorato in programmi segreti della CIA e in alcuni casi anche legati ad altri progetti come quelli di remote viewing, per esempio, che oggi in qualche modo si stanno direttamente intrecciando con le testimonianze nuove, poiché è emersa questa questione delle capacità, non chiamiamoli poteri perché lì poi qualcuno ci fantastica sopra, le capacità psioniche, e stanno emergendo addirittura anche degli studi e delle possibilità in cui si parla non solo di visione a distanza, di imposizione della propria mente su mente altrui, capacità di comunicazione telepatica, eccetera, ma persino cose che sfociano quasi nella tradizione scientifica paranormale, considerata dalla maggior parte delle persone cose da film da quattro soldi, come per esempio la telecinesi, la pirocinesi e altre cose di questo genere, che invece stanno emergendo documenti che spero diventino di totale dominio pubblico a breve, che riguardano proprio queste capacità. E ovviamente sono argomenti che poi andranno, qualora appunto emergesse qualcosa, approfonditi uno per uno. Allora, adesso entriamo in un'altra fase di questa puntata, ma prima Scusami Gabriele, volevo aprire solo una piccola parentesi. In tutta questa faccenda qua, il primo che si era mosso era stato la Truth Task Academy di Tom DeLonge, che ultimamente ha rilasciato una dichiarazione dove Tom DeLonge ha fatto capire che è stato silenziato
da qualcuno di molto forte, perché lui aveva fatto uso del CE5 e aveva ottenuto dei risultati. Gli era stato chiesto di non farne menzione nel suo canale digitale telematico scientifico. Allora, io approfitto che tu hai citato Tom DeLonge per ricordare che ho fissato una live del giovedì pomeriggio, se non ricordo male, nel giorno 6 del mese prossimo, no, giovedì, sì, 6 del mese prossimo, dove parlerò indirettamente anche di lui, di una questione di cui lui è stato uno dei promotori proprio a livello internazionale, quindi mettete l'avviso che vi avverte e vi ricorda di questa live come per le altre. Allora, adesso dicevo, prima di entrare in una nuova fase di questa puntata, vorrei far vedere un altro video che è in prestito da Salvo, da UFO Alien Channel, e tra parentesi prossimamente ospiterò in una live, non so se con Massimo o vediamo a seconda degli argomenti da trattare. Vi faccio vedere quest'altro video direttamente dal suo TikTok. Allora, we have continued to cover whatever it is that's happening in the skies all over the world. Mysterious drones now being reported over parts of 50 states and in countries across the globe. And if you followed this story even just a little bit, you'll realize that what people are seeing and recording, this is not stuff that comes from this planet. And Dr. Stephen Greer is back with us. He's the founder of the Disclosure Project. Dr. Greer has been consistent with us for weeks that there is a disclosure coming before the presidential inauguration, which now leaves us with 10 days. I just heard an hour ago from the, we call it NOC, he's non-official cover aerospace intelligence community, a senior operator from one of the key black sites, 2 black sites out in the western United States. And they are preparing to do this next week. I don't have an exact date. I've been at his facility and that is on track. Now, keep in mind, so much of what is being seen now is sort of a decoy false flag operation, sort of trying to intercept what he's going to be doing and what we've been doing for some time. And But are aliens already here? Yes or no? Oh, sure. I mean, there have been non-human extraterrestrial civilizations that have been observing the planet for thousands of years, and it increased remarkably once we detonated the first atomic bomb. There's no question about that. This particular team coming forward have dealt with the remains and on occasion living non-human life forms that have been downed, and some are still in captivity in subterranean facilities or STIFs. Ok, allora, innanzitutto ci tengo a precisare, oggi ho pubblicato un video che, se ve lo siete persi, vi invito a vedere se volete sapere qual è la mia opinione su quello che in questi giorni sta continuando a sostenere il dottor Greer, che io ammiro fino a un certo punto del suo percorso ufologico, per quello che ha fatto, per quanto ha combattuto, per quanto concerne proprio la disclosure, che parte essenzialmente proprio come termine da lui nel 2001, con i tanti testimoni che ha portato, eccetera. Ma come spiego appunto dettagliatamente in ogni passaggio, non condivido gran parte della sua opinione attuale sulla questione appunto dei droni, poiché vi dico solo 3-4 cose giusto per puntualizzare, poi vi rimando a quel video. Non tiene minimamente in considerazione della situazione globale, ma solo della situazione degli Stati Uniti. Non tiene in considerazione della presenza di plasmoidi e altri oggetti volanti non identificati, ma solo e esclusivamente dei droni. Non tiene in considerazione, quando parla di falsa bandiera, di false flag e di tutte le cose che lui tira in campo, di questioni geopolitiche
che se andassero come lui pensa che qualcuno vuole che vadano, in realtà a essere colpiti più di ogni altro paese al mondo sarebbero proprio gli Stati Uniti. Rischieremmo effettivamente un'estinzione dell'umanità che non prevederebbe sicuramente il salvataggio di certe elite, eccetera, ma forse la distruzione planetaria. Quindi vi invito a vedere non live, il video in cui ne parlo, che è uscito oggi pomeriggio. Andiamo quindi alla questione, a meno che Massimo tu non vuoi dire qualcosa sul dottor del GRI. Dico solo questo, che lui nel 2018 è stato allontanato dalla disclosure proprio perché lui poteva essere letale, perché circa 7 anni fa Clifford Stone era ancora vivo e se l'avrebbe proposto come testimone in qualche udienza pubblica sarebbero stati dolori. Infatti tutti i militari che lui aveva proposto nel 2001 sono stati tutti allontanati dalla disclosure, è rimasto in vita solo Robert Salas, a cui la Nancy Mers aveva proposto per l'anno fiscale 2025 un'udienza pubblica. Adesso vedremo se passerà in secondo piano, se manterrà la parola. Sì, anche perché sta parlando fondamentalmente da almeno una settimana forse di una disclosure che doveva avvenire 2 giorni dopo, poi 3 giorni dopo, poi 5 giorni dopo, una settimana dopo, e siamo in attesa. Secondo me si è creata una situazione che sicuramente non è favorevole al suo di progetto, perché è stato in qualche modo superato da Ross Coulthard per certi versi, l'uscita di quest'altro documentario. Dico solo una cosa, che Clifford Stone, se avrebbe messo i piedi dentro un'aula di udienza pubblica, l'avrebbe fatto dopo, solo che avrebbe declassificato i documenti di cui lui ha conoscenza, aveva tutti i codici, e quindi andare a scardinare dei programmi già di recupero UFO pronti via sarebbe stato un po' problematico. Allora, io passo adesso alla questione emersa dopo la testimonianza del pilota che ha recuperato l'UFO a forma di uovo, poiché da quel momento in poi ci sono stati una serie di eventi che lo riguardano direttamente e indirettamente. Qui ringrazio in particolar modo anche Bruno, che mi ha fatto avere degli screenshot, che mi ha fatto arrivare a certe immagini che mi erano sfuggite, e questo non lo sa neanche Bruno, ma grazie al sito, diciamo, dove queste informazioni sarebbero state divulgate, che lui mi ha consigliato, praticamente sono riuscito a risalire ad altre informazioni, ad altre immagini che riguarderebbero altri casi. Nel frattempo Massimo è caduto, non si è fatto male sicuramente, speriamo che rientri sano e salvo rapidamente, ma già praticamente sta rientrando. Allora, la prima cosa che avevo fatto una battuta, Massimo, sul fatto che fossi caduto, speriamo che non ti eri fatto male. Mi sono tirato su col colpo di reni. Allora, la prima cosa che voglio farvi notare è questa serie di immagini. Allora, questa serie di immagini che io sto pigliando da un post che mi sono appositamente salvato proprio per non perdermelo di vista, riguardano presumibilmente il caso di cui la settimana scorsa abbiamo parlato tantissimo, dove una delle contestazioni era quella che dove si trova la squadra di recupero al suolo, non ci dovrebbero essere degli uomini che guidano l'operazione dal terreno, eccetera. E sono emerse queste 4 immagini che sono state postate da una fonte anonima, che poi è stata raccattata ed è stata pubblicata in 1000 salse differenti, quindi non si riesce a risalire alla fonte. Allora, in queste 4 fotografie si vedrebbero le squadre al suolo
che stanno effettuando, o meglio, che hanno effettuato il recupero di questo oggetto. Ma qui vediamo praticamente un camion con una cosa rettangolare bianca, abbiamo un AMV. Qui abbiamo invece l'uovo che si troverebbe sopra un camion per uso missilistico, cioè sarebbero i camion che normalmente trasportano armamenti missilistici. Abbiamo un autocarro e delle persone. Qui abbiamo un'immagine che dovrebbe essere termica vista dall'alto, e qui abbiamo un'immagine senza il colore verde, praticamente sempre vista dall'alto. Allora, ritorno a questa schermata e vi dico quello che io credo, quello che io vedo. Allora, innanzitutto vedo 4 immagini che sono state chiaramente riprese da uno schermo video e ci risiamo. Queste immagini non hanno alcun valore perché praticamente una ripresa da un video non è analizzabile e quindi di fatto non è una prova. Ma facciamo finta che diciamo questo problema non ce l'abbiamo. Osserviamo quello che abbiamo visto. Abbiamo visto dei mezzi molto approssimativi, poco definiti, delle persone, come vi faccio vedere in questo caso, delle persone che sono poco definite, in particolar modo quella in basso a sinistra, in basso ha una testa troppo sottile, un braccio più lungo dell'altro, una gamba più larga dell'altra, la persona che gli sta sopra ha i bordi contorni sfumati, i piedi, uno in particolar modo in una posizione che non dovrebbe sussistere, e inoltre il mezzo che vediamo a destra non è un mezzo che è stato progettato per il trasporto in questo senso, cioè un carico merci per intenderci, ma per avere una struttura mobile missilistica di sopra, che può essere di tipo anticarro per intenderci, quindi un'artiglieria missilistica mobile, oppure una batteria di contraerea o un missile a lungo raggio. Questa tipologia di mezzi sono principalmente in uso nel mondo russo. Ce ne sono alcuni che sono in dotazione anche all'esercito americano, ma principalmente dal mondo russo, e anche il carro qua, l'autocarro, scusate, no, il carro, il camion in effetti ricorda i camion in uso negli anni 70-80, massimo 90, e quindi non andrebbe in qualche modo a collimare con le date di cui siamo a conoscenza. Ma la cosa che mi interessa farvi notare più di tutti, a parte il fatto che l'immagine sembra dipinta su una tela, per chi ha conoscenze artistiche si può rendere conto che sembra proprio di vedere la tela, la maglia della tela, abbiamo l'oggetto, cioè l'ovoide, che in proporzione a quello che sarebbe stato trasportato dall'elicottero è grande forse meno della metà, in quanto dalle stime, proprio basandosi sui dati del video di quell'ovoide, si parlava di un oggetto di almeno 9 metri. Qui abbiamo un autocarro che è lungo probabilmente 10-11 metri e l'ovoide forse al massimo sarà 3,5 metri. Quindi tutti i dati, anche in questo caso, ci dicono che o siamo davanti a clamorosi falsi, ma io ritengo che lo siano, e non c'entrano niente con, quindi di conseguenza con diciamo il video che abbiamo visto nelle scorse live e che è diventato famoso, oppure siamo davanti a dei falsi che sono stati creati appositamente e sono stati immessi appositamente in rete per screditare appunto la testimonianza che è stata data di quel caso. E questo è
il primo gruppo di immagini che mi interessava farvi vedere. Dopodiché abbiamo allora questo video che è stato pubblicato da un anonimo in un sito che fra poco vi faccio vedere, che rappresenterebbe il recupero di un altro di questi oggetti ovoidali, questa volta all'interno di una caverna in Antartide. Ora, questo video è stato analizzato da migliaia di esperti di grafica, ufologi, eccetera. Io non ho avuto occasione e tempo di andarlo a verificare, non ho il file comunque matrice originale, quindi reputo che comunque una mia analisi sia assolutamente inutile. E basandomi su quella che è l'analisi però logica, cioè quindi di osservazione delle dinamiche, eccetera, questo mi sembra molto più plausibile come video rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, e non mi riferisco a oggi, ma appunto a qualche live, alla live della scorsa settimana. E quello che non mi convince molto di questo video è il come verrebbe tenuto l'oggetto, cioè in questo caso ci sarebbe una struttura quadrata intorno all'oggetto per tenerlo fissato verticalmente, che potrebbe anche avere un senso se l'oggetto è molto pesante, ma vedremo tra un attimo che nel sito dove vengono divulgate queste informazioni in realtà si parla di oggetti sufficientemente leggeri nonostante fossero costruiti di un presunto materiale metallico tecnologicamente molto avanzato, eccetera, ma comunque molto, molto leggero. Quindi andiamo a... Allora, questa... Ora ci arriviamo. Vabbè, questo è diciamo, il primo screen che mi ha fatto gentilmente Bruno per indicare la data di rilascio. Come potete vedere si tratta di un anonimo che parla di prove documentali di un caso analogo di UFO recuperato, sempre ovoidale, in Antartide, quello appunto del video che abbiamo appena visto. E vi mostro subito qual è il sito, ovviamente ve lo faccio vedere in italiano, nella versione... Vediamo se carica bene, mi sa di no. Ok, ora un poco meglio. Mancano tutte le immagini, vedete, non le carica perché nella versione italiana, non so per quale ragione, non le carica. Comunque la stragrande maggioranza delle immagini sono assolutamente inutili perché sono le immagini dei vari account, quindi non ci interessano. Questo è il sito e qui abbiamo praticamente tutta la discussione che si è generata sul caso. Il caso che è di questo oggetto ovoidale. Questa è una delle 4/5, perché ci sono in alcune versioni 4 foto, in altre versioni 5 foto, in una però di fatto non si capisce quasi niente, io ve l'ho inserita lo stesso, giusto per correttezza. Qui abbiamo sempre lo stesso void all'interno della caverna. Questa è l'immagine che non si capisce. Qui abbiamo questo dettaglio con queste strutture bianche che poi sarebbero state viste qui e che secondo, diciamo, il racconto che è legato a queste immagini e al video che abbiamo visto prima, dovrebbe essere un contenitore per conservare il corpo in vita di quell'occupante che stava appunto all'interno dell'ovoide.
Questo è che vedete alle spalle, è un'illustrazione che io ho messo a livello scopo decorativo di questa astronave ovoidale con dei glifi raffigurati sopra di esso, e qui abbiamo degli estratti in italiano, ovviamente quelli originali sono in inglesi. L'oggetto sarebbe stato recuperato nel novembre del 2022 in Antartide. L'oggetto apparterrebbe alla stessa civiltà, avrebbe lo stesso scopo di quello che è stato mostrato a News Nation. Perché pubblicarlo ora? Anonimo risponde: non posso rispondere a questa domanda. Hai altre informazioni da condividere in merito al recupero di UAP? O lui può rispondere semplicemente non lo farà? Puoi dirci almeno per chi lavori e qual era il tuo lavoro? Dipartimento della Difesa. Stessa task force di Jake Barber? No. Vuoi condividere qualche dettaglio sull'oggetto? Sembra di origine antica, non c'è modo di entrarci dentro, ma non sembra essere cavo, non è così pesante, il materiale è sconosciuto, ma è un qualche tipo di metallo. Perché hai messo civiltà tra virgolette? Ciò che è stato trovato all'interno della grotta era più simile a una base militare che ad una civiltà. Non so cosa stessero facendo queste entità non umane. Il posto era abbandonato. Se non hai registrato tu, chi lo ha fatto? L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extraatmosferico, l'UNOSA. Cosa stavi facendo in Antartide nel novembre del 2022? Recuperavi un antico manufatto o tecnologia. Abbiamo trovato un essere senziente non umano, vivo all'interno di un baccello simile ad una bara. Non usa la criogenia, ma ha mantenuto in vita l'entità. Qual è la provenienza di questo file video? Il video è stato registrato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio, eccetera, eccetera. L'Antartide è una terra di nessuno, quindi questo è stato uno sforzo di squadra. I piloti erano americani, ma la maggior parte del team scientifico e archeologico erano europei. Hai qualche prova o documento che questo sia realmente accaduto oltre al video? No. Hai altri video, foto? Molti di più non immagineresti. Penso che sarò autorizzato a pubblicarne altri presto, ma per ora dovrai accontentarti di questo. La creatura è stata trovata in un baccello, l'hai guardato? Ho delle foto di loro, sono alti 8 piedi, capelli bianchi, lunghi e un volto umano, eppure c'è qualcosa che non va. L'entità è viva e si è ripresa abbastanza velocemente nel suo sonno. Montagne della catena della regina Elisabetta, è lì che hai trovato queste cose? Sì. Hai notizia di altri informatori che usciranno presto? No, ma non mi fiderei della maggior parte di quelli che vedi in quei flussi del congresso. Ci sono due gruppi, come molti di voi sanno qui. Una vuole la divulgazione, gli altri no. Diciamo solo che gli altri ci stanno presentando BS. Stai ottenendo più informazioni qui ora. No, ma ho parlato con qualcuno che l'ha fatto. L'entità impara abbastanza in fretta. Hanno imparato inglese e tedesco in meno di una settimana. Hai notizie di altri whistleblower che usciranno presto? No, ma non mi fiderei della maggior parte di quelli che vedi nei flussi del congresso. Sono due gruppi, vabbè, questo l'abbiamo già visto. Quindi ci sono membri di rango con accesso a queste informazioni che danno attivamente l'autorizzazione per la pubblicazione? Ecco, due gruppi, come molti di voi sono qui, uno vuole la divulgazione e l'altro no. Diciamo solo che gli altri vi stanno presentando BS, state ottenendo informazioni più creature maschili e femminili, direi che sono attraenti. Quello che abbiamo in Europa è maschio, direi che hanno caratteristiche attraenti, mento forte, occhi azzurri, capelli bianchi, biondi e così via, in pratica nordici. Cosa indossano? Questo era nudo quando l'abbiamo trovato. Ci sono simboli sull'imbarcazione o altro? Nessun simbolo sull'uovo, niente dentro. Abbiamo trovato alcune cose che simbolizzavano, ma questo è il massimo che posso dire, mi spiace. Hai qualche prova o documentazione che questo sia realmente accaduto oltre ai video? No. Hai altri video, foto, molti di più? Vabbè.
Questo è ripetuto, sbagliato io. Vabbè, comunque. Allora, morale della favola, siamo davanti a una storia vera o siamo davanti all'ennesima presa per i fondelli? Probabilmente al momento non lo sapremo. Sta di fatto che effettivamente, grazie Franco per il sostegno al canale, effettivamente siamo davanti ad una sequenza di informazioni che non hanno alcun valore tecnico, non hanno alcun valore scientifico, sono sicuramente interessanti, potrebbero, perché no, anche essere veritiere, ma confrontiamo quello che abbiamo letto con quello che abbiamo visto. Perché? Per un semplice fatto. Innanzitutto, quella che vediamo sembrare essere il baccello bara, tra virgolette, in realtà sembra più una scatola con altre scatole messe a casaccio, e non mi sembrano affari così tecnologici ed evoluti. Tra l'altro non c'è neanche una copertura, quindi questo mi sembra fondamentalmente già una cosa poco chiara. Vorrei capire poi come un elicottero possa estrarre un oggetto da una caverna, dato che la caverna non ha un ingresso verticale, ma un ingresso orizzontale. E anche se fosse molto leggera, eccetera, questo diventa ancora più complesso. Inoltre, l'uovo non sembra avere le stesse dimensioni di quell'altro che abbiamo visto, sembra essere più piccolo, più o meno delle dimensioni di 4-5 metri, quindi un'altra caratteristica strana. L'anonimo che ha divulgato il tutto ci dice che prima non si può entrare dentro l'uovo, però poi ci assicura che non è vuoto e che sono state trovate delle cose strane, quindi una contraddizione di fatto a livello di informazioni che lui stesso dice. Poi ci dice che questi praticamente questo oggetto non ha glifi, ma ora vi mostro una cosa. Non ha glifi all'esterno. La scorsa settimana in una live vi avevo mostrato questa immagine. Quindi qui abbiamo un ingrandimento. Ora, se vedete da questo lato, non so se magari ingrandendo, vediamo se riesco più di così, non riesco a farvelo vedere. Allora, se vedete qua ci sono delle rientranze. Allora, queste rientranze hanno delle forme precise, e queste forme precise alcuni ricercatori hanno stabilito che sono invece proprio dei glifi. Allora, perché chi diffonde le immagini dice che sulla superficie di questi oggetti non ci sono glifi, ma poi se andiamo a analizzare le immagini che ovviamente sono state trattate con degli amplificatori che hanno accentuato le caratteristiche, valutate con intelligenza artificiale probabilmente, eccetera, si vanno a vedere dei glifi? Ma non solo si vedono dei glifi, e quindi c'è un'altra incongruenza con quello che dice l'anonimo che li ha divulgati, ma se andiamo a vedere ci sono anche delle imperfezioni nella zona dei glifi, tutto attorno, e ci sono effettivamente delle immagini in cui queste imperfezioni si possono vedere anche meglio. Allora nasce spontanea un'altra domanda, oltre all'incongruenza: ma se ci sono delle imperfezioni nella superficie, siamo così sicuri che si tratti realmente di un oggetto metallico avanzato, eccetera? O siamo invece davanti a, per chi ha fatto studi artistici sicuramente mi capirà al volo, al negativo di un calco? Cioè siamo davanti ad un calco che è stato fatto di un oggetto, magari in gesso, eccetera, e poi è stato riprodotto da un negativo, un positivo, adesso non mi ricordo più, sono passati
25-30 anni passati dai miei studi artistici, in lattice per esempio, per poi fare un nuovo calco in gesso con delle imperfezioni che sono rimaste tali e magari di un oggetto in cui erano state incise quelle che sembrano essere un simil rune. Tutte queste cose mi portano a pensare che possa essere una manovra di depistaggio, di debunking nei confronti di quei testimoni che stanno parlando effettivamente di questi recuperi, e quindi invito a prestare molta attenzione a queste cose, a prenderle con le pinze. Non sto dicendo che sono tutte sciocchezze, non sto dicendo che con assoluta certezza che sono dei falsi, ma sicuramente c'è un'altissima probabilità che sia così. Come dicevo prima, quindi grazie a questa parte sono arrivato ad un'altra parte all'interno del sito che adesso vi faccio vedere, questa qua. La ricarico perché se no non si capisce nulla, sempre versione in italiano, dove lo stesso anonimo parla di un recupero di un altro UFO precipitato stavolta in Indonesia nell'anno 2000 nel monte Agung, recuperato dal monte Agung, e anche qua si apre una vera e propria discussione. Ora vi faccio vedere il video della discussione. Allora, questo sarebbe il recupero di un oggetto discoidale e non un ovoide. Tra l'altro di una tipologia associabile ai grigi o ai nordici. Ma cosa stiamo vedendo in questa immagine? Intanto vediamo i pochi dati che ci sono, parlano praticamente di vabbè, questa è la data in cui è stato pubblicato, cioè ieri, il 26 gennaio 2025 alle 11 eccetera eccetera. E qui abbiamo appunto gennaio del 2000 in Indonesia, località vicino Bali, sul monte Agung, e la registrazione sarebbe stata fatta su VHS modello C. Allora, il primo problema sta proprio in questo. Allora, se avessimo un originale da analizzare, il VHS col VHS avremmo la certezza se si tratta di un originale o meno. Il problema è che non solo non abbiamo questo originale, ma l'effetto VHS può essere stato inserito come effetto in post-produzione e esistono tantissimi programmi per farlo. Quindi andiamo a vedere direttamente quello che stiamo osservando e cerchiamo di capire se possiamo capirci qualcosa di più. Ve la faccio breve. Non vediamo cosa tiene l'oggetto. Abbiamo soltanto in pratica i legacci, chiamiamoli, le strutture, i cavi, quello che sono, che però non hanno senso, perché un oggetto così grande, piatto, eccetera, tenuto da solo 3 fettucce o 3 corde, le chiamo corde, insomma quello che sono 3 cavi, sarebbero pochi, sarebbero piccoli, ce ne vorrebbero almeno 4 o 5, ma la cosa più interessante è che nell'ondeggiamento ogni tanto esce quel poco in più da un lato che ci consente di vedere che manca la terza fettuccia, e questo è indice di computer grafica. Ma quello che stiamo osservando è vero tutto è in parte falso o è tutto falso? A mio avviso
È tutto vero tranne l'oggetto con il gruppo, diciamo, di supporto dell'oggetto, che infatti non sembra avere praticamente una struttura tridimensionale. Potrebbe trattarsi, e il potrebbe è d'obbligo, di una struttura ferma, fissa, infatti siamo davanti a pochissimi secondi di video, a cui è attaccato un oggetto piatto e fisso che ondeggia sopra una fotografia. L'unica cosa di vero di cui siamo certi è che le montagne che ci sono sotto sono realmente quelle dove si dice che sia stato svolto il video. Allora, chiudo questa parentesi e chiudo questo argomento con la convinzione che questi materiali stanno servendo a fare depistaggio rispetto alle affermazioni dei whistleblower. Concentriamoci quindi più che altro sui testimoni e le loro testimonianze, i loro racconti ed eventuali documentazioni scritte, come abbiamo visto, che attestano anche il fatto che loro abbiano realmente prestato servizio in determinati luoghi, con determinate cariche, eccetera, che provano parti del loro racconto, piuttosto che questi video che, ahimè, purtroppo uno per uno sembrano tutti falsi. Magari io sbaglierò, ce ne sono tantissimi ufologi in tutto il mondo che stanno sostenendo che sono tutti veri. Spero di sbagliarmi, ma sono fermamente convinto che non è così. E per rispondere ad alcune affermazioni vi dico che non sono video realizzati con intelligenza artificiale, ma eventualmente realizzati con CG, quindi con computer grafica. Ovviamente io con questo ho chiuso con l'argomento, ma voglio sapere se Massimo si vuole esprimere su queste cose. Mi scappa da ridere. Ti spiego perché. Allora, la fonte è sempre la medesima? Tranne le 4 foto che si legano al caso di, come si chiama, il pilota di elicottero, non mi viene il nome. No, è una fonte anonima ma diversa, è su X. Per quanto riguarda invece questi altri 2 video e le altre foto, ma è la stessa e su un altro sito. Ma è sempre lo stesso uccello che dice che lavora dentro il Dipartimento della Difesa? Sì. Allora, ti spiego 2 cose. Il cellulare lo puoi usare solo per chiamare familiari in caso di emergenza. In ogni ufficio che tratta queste cose qua ci sono 6 telecamere di sorveglianza, tra cui una sul computer dove tu lavori. 3, ogni volta che apri un file deve dare una dimostrazione di motivazione d'accesso al file. Quindi io vorrei sapere questo come li ha tirati fuori questi documenti da lì. Però dice Massimo a un certo punto nella discussione, risponde a un tizio che gli chiede se ha altro materiale, gli dice che lo potrà mostrare solo se avrà a sua volta l'autorizzazione. Quindi in questo senso potrebbe essere stato giustificato, se fosse vero, che ha avuto l'autorizzazione a farlo. Io non credo che sia come dici tu, cioè che sia qualcuno che sta appunto depistando, però se l'è giocata bene quella carta. A chiacchiere sì, nei fatti è molto difficile. Ma io guarda, aspetto solo che Jack Baber venga chiamato, perché tanto la documentazione che abbiamo visto noi sul suo recupero non è quella che c'è sulle scrivanie. Se verrà declassificata e verrà chiamata all'udienza pubblica, si scommette che vediamo qualcosa di molto più ampio su tutto il discorso. Me lo auguro, certo. Ma siccome quella documentazione lì è su certe scrivanie e la commissione alla Camera la deve guardare, la deve prendere
in considerazione e non è stato mandato in un action per farsi una passeggiata solo per fare una trasmissione, è stato mandato lì per fare pressione al Congresso, e il Congresso, adesso che è pubblico, non può sottrarsi a chiamarlo sotto giuramento, e sotto giuramento vediamo fino a che punto arriviamo. E basta già quello per aprire poi dopo tutto lo scrigno. Adesso se sono realmente funzionari del Dipartimento della Difesa, che fino all'altro giorno fa negavano anche l'evidenza dei fatti, io posso anche capire che dentro il Dipartimento della Difesa ci sia qualche eroe, però rischia l'osso del collo a fare quello che fa lui. I documenti di Jack Baber non vengono da dentro il Dipartimento della Difesa, e quei filmati lì lui li ha presi subito con una chiavetta dal database dell'elicottero che riprendeva. Poi ha ripreso tutto, non ha ripreso tutto, ne ha ripreso una parte, non lo sappiamo. Allora, ovviamente stiamo parlando, Massimo, di questioni da rete, non stiamo parlando di questioni da documentazione declassificata. Ovvio che se fossimo davanti a una documentazione declassificata sarebbe tutto differente, anche se penso che in mezzo a tanta roba che declassificano ci siano anche delle cose false, ma sempre per lo stesso principio, cioè quello di far credere che mettendo qualcosa di falso in mezzo alle cose vere, la gente che ha bisogno di vedere gli alieni che ci bussano a casa, si presentano, gli danno la manina, gli dicono sono l'alieno che viene da Sirio. Quale manina? Ti dicono nuovo servizio Amazon. Ecco, Coltrona, sì. E secondo me non ci crederebbero nemmeno, si sentirebbero presi per i fondelli, chiuderebbero la porta in faccia e penserebbero no, non è possibile, era un cretino che mi ha fatto lo scherzo, perché così funziona. Purtroppo questa gente è quella che poi fomenta che se c'è una cosa falsa all'interno tutto è falso. Non fanno come facciamo noi ricercatori, che se becchiamo il falso lo isoliamo, diciamo questo è falso, ma attenzione perché ci sono i falsi, ma la storia è vera. Loro fanno, diciamo, il lavoro sporco per le organizzazioni spionistiche, le agenzie spionistiche che devono mantenere il segreto e che operano in questa maniera. Purtroppo di questi siti ce ne saranno tanti che andranno praticamente a fare depistaggi, a mettere falsi, eccetera, eccetera. E ora nell'era dell'intelligenza artificiale è anche più facile. Allora, Massimo, se non abbiamo altro da dire, io comincerei con le domande. Prego. Allora, visto che ci sono già parecchie domande, io do lo stop alle domande in questo momento direttamente e iniziamo. Allora, domanda di Eva, che ha fatto mezz'ora prima di iniziare la live. Per quanto riguarda le testimonianze degli addotti, sono i grigi ad occuparsene principalmente o c'è una lista più ampia di generi? Allora, rispondo io a questa domanda, Eva. Poi se Massimo vuole dire la sua, ben venga. Allora, nella letteratura moderna a fare le abduction sono al 90% i grigi, che sarebbero la manovalanza di altre razze più evolute, più potenti, con capacità, eccetera, eccetera. Se parliamo di questioni di abduction, lì in mezzo c'è di tutto e di più, che spaziano da varie tipologie di grigi, sono circa 50 le razze dei grigi, tra cui ci sono i grigi orange, l'ebbe, i grigi bianchi, i grigi alti, eccetera, eccetera. E tra questi la classe dominante dovrebbe essere quella dei grigi alti.
Poi ci sono la categoria rettiliani, a cui molti non credono, e anche lì ci sono varie tipologie che spaziano da esseri provenienti da altri mondi fino ai criptoterrestri. Ho visto che prima c'era una discussione all'inizio della live in atto proprio sulla questione dei criptoterrestri, e per chi se l'è perse vi invito a vedere 2 mie live in cui approfondisco il documento e la questione. Per quanto riguarda le razze nordiche, stessa cosa, sono decine e decine. Per quanto riguarda le altre razze ci sono varie tipologie. A secondo di chi studia le abduction scopre nuove razze. Per alcune teorie, per esempio, ci sono gli Horus, in altre ci sono le Mantidi, che tra l'altro abbiamo visto che saranno oggetto anche di una live giovedì pomeriggio, e che ne hanno cominciato a parlare anche ex funzionari e militari delle forze armate statunitensi di alto rango. Quindi sono 2 cose distinte e separate. Una cosa è se parliamo di letteratura ufologica in generale, una cosa è se parliamo nella fattispecie di abduction. Se parliamo nella fattispecie di abduction, quindi le varie tipologie di grigi, tranne una, farebbero le abduction per conto loro esattamente come le fanno le altre. In alcuni casi, nelle abduction c'è una razza di grigi e di ibridi grigi rettiliani che opererebbero insieme alle mantidi, ai ringhio e ad altre razze extraterrestri presunte. Massimo, vado avanti? Sì, vai avanti, perché dobbiamo fare un passo alla volta. Prima ufficializziamo la loro presenza e poi vediamo in quanti sono. Allora, domanda di Francesco Puleo, che ha ripetuto non so quante volte. Ieri ha visto una live in cui Salvatore Giusa, che è il presidente del CUS, dice che i droni funzionano con l'energia artificiale. Allora, Francesco, abbiamo già letto subito questa domanda con Massimo e ci chiedevamo che intendi per energia artificiale, perché a meno che l'energia non viene recuperata dall'etere, dal cielo, da un fulmine o qualunque altra cosa di naturale, è comunque artificiale. Cioè, se c'è una batteria, un accumulatore o qualunque cosa che è energia artificiale. Quindi spiegati meglio e rifai al meglio questa domanda, perché altrimenti non ti possiamo rispondere. Detto questo, però, se si tratta di droni, se si tratta di... ok, quindi c'è una versione aggiornata della domanda. Ok, grazie Bruno. Ieri sera ho visto la live con Salvatore Giusa, diceva che i droni sono pilotati dall'intelligenza artificiale. Ok, questa già è una cosa molto più... Perché no? Cioè, è plausibile, soprattutto se sono sincronizzati, soprattutto se sono avanzati e autonomi, che siano pilotati dall'intelligenza artificiale. D'altra parte, anche fossero di origine extraterrestre, come abbiamo visto le sfere quando abbiamo parlato nella live, per esempio, dell'episodio di Manchester, dell'aeroporto di Manchester, e in altre occasioni abbiamo parlato proprio di possibili sfere guidate da un'intelligenza artificiale. Perché no? Se all'interno di un plasmoide ci fosse un drone o una sfera metallica, potrebbe a sua volta essere una sonda pilotata da un'intelligenza artificiale. Sì, ci sta che sia intelligenza artificiale. La domanda è qual è la matrice di tante tecnologie, e ti rimando alle dichiarazioni di Philip Corso. Vorrei precisare una cosa sulla questione di Philip Corso. Sto preparando una puntata dedicata agli iscritti e alle rivelazioni proprio di Philip Corso nel suo ultimo libro. Come si fa a capire che i plasmoidi si trasformano in droni se la maggior parte si vedono di notte? Per la forma che assumono, per il fatto che passano da una luce intensa centrale e unica a un
agglomerato di luci con un corpo solido che non si illumina o ha delle estremità, eccetera, eccetera. L'abbiamo anche fatto vedere nei video. Come si fa? Si fa che nel momento in cui avviene questo passaggio qua bisogna essere al posto giusto, al momento giusto e documentare quella cosa lì. C'è chi ce l'ha fatta e c'è chi non c'è ancora riuscito. Domanda di Luca: ad oggi le vostre impressioni potrebbero essere ostili? Allora, l'ho detto fino alla nausea, partendo dal presupposto che per me non esiste bene e male, ma azioni e reazioni. L'ostilità è solo una conseguenza ad un interesse e ad un modo di pensare e di compiere le azioni. Se queste azioni sono avverse a noi, allora saranno ostili, e possono essere ostili sia volontariamente che involontariamente. Faccio un esempio pratico. Se tra i motivi di una razza c'è quella che noi siamo un ostacolo a qualcosa, che noi stiamo danneggiando il pianeta, che noi non salvaguardiamo la natura, gli animali, la biosfera, tutto quello che vogliamo, il loro comportamento potrebbe rivelarsi ostile nei nostri confronti, perché potrebbero decidere di agire in un determinato modo che a noi ci sembrerebbe ostile, ma che in realtà sarebbe la salvaguardia, per esempio, della biosfera, giusto per fare un esempio. Viceversa, se un oggetto volante non identificato gigantesco esce dal mare e ribalta una nave con 3.000 persone che affogano, è un atteggiamento ostile, anche se è stato fatto non volontariamente, anche se si potrebbe definire comunque incosciente e quindi volontario come. Per cui anche senso di ostilità deve essere visto nel contesto. Non si può parlare di buoni e cattivi, ostili o non ostili, perché non è un problema di dividere in due. Questa è una caratteristica purtroppo umana. Noi abbiamo bisogno di fare fondamentalmente due distinzioni nella vita sugli oggetti. La prima, dividere tutto in contrapposti, e la seconda, dare un nome che ci permetta di riconoscere quell'oggetto. Ed è una nostra convinzione, perché l'oggetto non è che perché non c'è il nome non è un oggetto o non ha quella forma. Un oggetto, se noi non lo qualifichiamo come bianco o nero, come positivo e negativo, come una schifezza e una bellezza, non è che cambia, è sempre quello. È il nostro punto di vista che cambia, la nostra concezione e capacità di comprendere e etichettare quello che abbiamo davanti. Guarda, io sono pienamente d'accordo con quello che tu hai detto. Aggiungo solo una cosa, che le manifestazioni si sono cominciate a palesare in un momento in cui gli equilibri geopolitici stavano scappando eventualmente di mano, circa un paio di mesi fa. E si sono manifestati anche non solo per quello, ma soprattutto per le condizioni geomagnetiche e geofisiche del nostro pianeta. E su questo capitolo qua non vado oltre, però chi si volesse andare a informare su quali sono le condizioni reali del nostro pianeta si facesse una bella ricerca, perché le evidenze sono un po' sparse in tutti i continenti e sono di diversa natura. Allora, ringrazio Franco che ci ha fatto sapere che nel Devon, se non ricordo che vedo, sì, nel Devon in Inghilterra da qualche giorno è in atto un flap di avvistamenti UFO.
e che non sono droni, quindi chiaramente oggetti volanti non identificati, ben riconoscibili, e che indagherà sul caso per conto nostro. Trump non deve comunicare alle persone la verità sui droni? Sì, a tempo debito. Dategli il tempo, sto benedetto cristiano che si è insediato da 5 giorni e già ha firmato 400-500 emendamenti, ha fatto più cose lui nei primi 3 giorni di mandato che non il Parlamento europeo e quelli precedenti della Comunità Europea, eccetera, in 50 anni. Oltre al livello e alla tipologia, che ovviamente nel secondo caso hanno fatto più danni che altro. Damogli il tempo. Il presidente Trump ha uno staff che è fatto da degli uomini principali, che sotto quegli uomini principali ci sono degli altri uomini fatto da centinaia di persone che stanno lavorando. Quando gli daranno un resoconto, Trump qualcosa dirà, ma Trump da solo non può andare in giro a prendersi i documenti e accendere le telecamere e riprendersi da solo. C'è tutta una serie di cose che vanno fatte nei giusti tempi. Ma sai qual è il problema, Massimo, secondo me? Che molte persone sono convinte che lui già sa tutto. Sì, glielo portavano le informazioni, gliele portavano quando faceva la campagna elettorale dentro al giornale, no? Come nei film. Allora, domanda di Gima: c'è qualche attinenza tra lo tsunami del 78 in Adriatico e gli avvistamenti sempre in Adriatico del 78-79? Allora, Gima, sei in ritardo di una live. Questa domanda forse era più opportuno farla a Massimo Angelucci, però cerco di risponderti. Da quel che mi ricordo io, dovrebbe esserci una connessione. Dovrei verificare, perché ho un libro dove si parla di tutti i casi proprio dell'Adriatico, ma mi ricordo che ci sia una connessione, sono relativamente sicuro, perché c'erano le famose colonne d'acqua che arrivavano anche a 100-120 metri di quota, che era l'acqua che veniva sollevata da questi oggetti che fuoriuscivano velocissimi dal mare, tanto che i testimoni parlavano veramente di un batter di ciglio, e quindi non avevano il tempo di neanche capire la sagoma di questi oggetti che sfrecciavano verso l'alto, e appunto quindi succedeva che queste colonne d'acqua poi ricadevano e si formavano delle onde concentriche. È naturale che se questo fenomeno veniva visto dalle coste, quindi era molto vicino, poteva, perché no, generare dei piccoli tsunami. Puoi andare avanti, Sì, non stavo... Allora, domanda sempre di Gima: Tirreno potrebbero esserci basi UFO così come in Adriatico? No, nel Tirreno forse è l'unico luogo intorno all'Italia dove è pressoché sicuro che ci sia una base. Allora, il Tirreno è in assoluto intanto il centro del Mediterraneo, ma è il centro del Mediterraneo per avvistamenti UFO. È l'unica zona del Mediterraneo dove avvengono fuochi spontanei sulle navi. Ci sono tantissimi casi sulle navi della Tirrenia, su grandi navi veloci, di incendi scoppiati senza apparenti motivi, su mezzi posteggiati dall'interno, eccetera, di incendi che non riuscivano a spegnere, avarie misteriose delle navi ritrovate inclinate su un fianco senza apparenti motivi e dovute rimorchiare al porto di Palermo o di Napoli, a secondo del dove si trovavano, di Genova, eccetera. E naturalmente vi ricordo che anche la zona dove sono affondate delle navi particolari, in una di queste probabilmente si trovava una delle macchine di Ettore Majorana,
e la zona di Canneto di Caronia, con 220 avvistamenti UFO in 4 anni, tutti sequestrati dai carabinieri, dove ci sono stati quasi 1600 incendi spontanei, casi di abduction, studi scientifici di genere e maniere, e non per nulla viene chiamato il triangolo del Tirreno, che equiparrebbe al triangolo delle Bermude e del Diavolo, ma in una versione molto ridotta. D'altra parte si trova all'interno di un mare molto ridotto, quindi focalizziamoci più sul Tirreno che sull'Adriatico da questo punto di vista. Massimo, vuoi dire qualcosa? Puoi andare avanti. Allora, ieri sera ho visto la live di nuovo, allora questa la possiamo togliere direttamente. Eclipse, se ci sono questi archivi UFO, perché negano e confutano ogni notizia? Non è un controsenso? Beh, diciamo che i servizi lavorano con i controsensi, quindi secondo me è fatta apposta. Massimo, tu vuoi dire qualcosa? È scorretto dire che sono archivi, sono informazioni classificate che non sono ad appannaggio di tutti ma di pochi, specialmente negli Stati Uniti, ma è così anche in Italia, perché non pensare che qui delle informazioni su questa tematica non ce ne siano dentro gli archivi dei servizi segreti, sono blindatissime e le maneggiano poche persone, quindi magari ci fosse l'archivio me lo posso andare a cercare, l'archivio non c'è. Intanto stavo vedendo l'immagine di l'avatar di Eclipsia, che è il sistema solare sumero del diciamo di epoca 5000 avanti Cristo più o meno, il nostro sistema solare. Allora, Libero. In maniera ufficiosa è stata ammessa l'esistenza degli alieni. Cosa cambierebbe se Trump lo dicesse in maniera ufficiale? Puoi rispondere prima tu, Massimo, che io mi allontano un secondo e devo prendere un libro? Sì, prego. Rimetto Cambia molto se un governatore di una nazione lo dice ai propri contribuenti, perché lui lo dirà per primo ai propri contribuenti, cioè i cittadini americani. Poi di conseguenza lo saprà tutto il mondo. Cambia parecchio, perché è un'affermazione storica fatta da un governo per la prima volta da quando esiste l'ufologia. E dal mio punto di vista fino ad oggi sono stati fatti passi da gigante, dal 2017 fino ad oggi, perché fino a quel momento lì il negazionismo e ridicolizzare questa materia qua era ai massimi livelli, mentre adesso appaiono scienziati del calibro di Avi Loeb, Gary Noland, Michio Kaku, e che più ne ha più ne metta, Eamon Asbro, che hanno trattato questa materia, hanno detto cosa hanno fatto con le loro ricerche e cosa potrebbero fare se la condivisione delle informazioni sarebbe molto più ampia. Allora, domanda di Paola. La retroingegneria è arrivata all'antigravità per i velivoli? Allora Paola, la retroingegneria potrebbe essere arrivata all'antigravità, ma l'antigravità esiste già dagli anni 50, giusto per dovere di cronaca, quindi o c'erano già arrivati gli scienziati o la retroingegneria già alla fine degli anni 40 aveva scoperto l'antigravità, perché altrimenti non si spiegherebbe la questione. L'antigravità a livello aerospaziale c'è un bel brevetto, è stato revisionato nel 2007 dall'USAF, è dentro gli archivi dei brevetti, c'è quello lì, c'è quello per il teletrasporto, sono dei brevetti, quindi qualcuno ha fatto qualcosa e le informazioni di questo brevetto non sono condivise con il pubblico, però il brevetto c'è. Allora, Vito,
In un canale sempre qui su YouTube, ricordo che una sensitiva disse che nelle zone, in una nota collina di Torino, si troverebbe qualcosa riguardo ai grigi. Allora, nota collina di Torino, più che collina, probabilmente si parla del Monte Musinè, perché di colline a Torino, negli anni in cui ho vissuto a Torino, non mi pare di avere mai sentito che ci siano storie di grigi legate a una delle colline di Torino. Tra l'altro le colline di Torino sono poche, in una c'è Superga, nell'altra c'è il cimitero militare della prima guerra mondiale, non mi risulta. Il Musinè sicuramente sì. Il Musinè è luogo di portali, è luogo di presunti incontri, è luogo di energia negativa, di fortissima energia negativa, anche se molti non lo sanno e ci vanno serenamente. È zona anche di sparizione di persone, di abduction, di presenze paranormali, di avvistamenti di persone defunte, roba di questo genere. Ovviamente il tutto va visto nei contesti di cui si parla, perché è ovvio che se si parla di una cosa magari si può affrontare un argomento inerente alle abduction, un altro caso inerente ai fenomeni paranormali e alle apparizioni dei defunti, che ovviamente sono e riguardano delle persone specifiche. Cioè non è che uno ci va, parte da, che ne so, da Siracusa giù in Sicilia, se ne va al Musinè e incontra il fantasma di Giuseppe Verdi, per dire. No, ognuno può capitare di avere un incontro con una persona che deve avere avuto a che fare con quel luogo, e via discorrendo. Portali di diverse cose. Non dimentichiamo che tutta la Val di Susa, per chi è piemontese, ha diciamo una valenza esoterica importante, è luogo di insediamenti antichissimi ormai perduti, anche se c'è una parte dove ci sarebbero dei resti riconducibili al Neolitico. Si narra di giganti. Ci sono diversi luoghi particolari e oltre al Musinè, in contrapposizione, c'è la Sacra di San Michele, che è appunto il polo positivo, quindi è quello energicamente positivo, di fronte in contrapposizione al Monte Musinè. Ma guarda, io su eventuali basi aliene ho la mia idea, che se sono su questo pianeta sono in punti difficilmente accessibili a noi umani, perché è il loro modo di rispettare il libero arbitrio, quindi ti creano delle barriere già molto difficili da superare, e nella fattispecie io penso che i punti d'accesso non sono così visibili come noi immaginiamo. Questi hanno il controllo del fotone, aprono un buco nella montagna e lo richiudono. E magari vi saltano dentro, come una volta in una live che abbiamo fatto con Andrea Dalbon, in cui abbiamo parlato della Val Malenco, abbiamo portato proprio l'esempio della montagna principale della Val Malenco, dove spariscono sempre gli oggetti, e dicevamo questo, che gli oggetti potrebbero passare attraverso la roccia e fermarsi dentro la montagna, ma magari non necessariamente in una caverna come la intendiamo noi, ma in un luogo tra lo spazio e il tempo, dove la materia non è quella che magari noi concepiamo, per dire. Sì, è una possibilità. Io sono più propenso che loro hanno il controllo del fotone dentro una montagna che in teoria dovrebbe essere piena. Loro dilatano la materia, e come possono aprire un'apertura su una parte rocciosa che in apparenza noi la vediamo tutta bella compatta, e la aprono e la chiudono a loro piacimento. Il controllo della materia. Allora, per me funziona così. Sì, no, anche per me. Allora,
Non so quale edizione al momento sia in vendita, anche se non vi presento più i libri ormai da tantissimo tempo. Vi consiglio un libro che si chiama Triangolo Adriatico a cura di Edoardo Morricone, che riassume tutti gli eventi dalla A alla Z, dall'inizio alla fine, che hanno riguardato l'ondata del triangolo dell'Adriatico del periodo dal 76 al 79, se non ricordo male. Allora, domanda di Eclipsia: possono esserci civiltà sott'acqua con navicelle per muoversi? Saltano sott'acqua? Ho bisogno di pensare che vivano all'interno della terra e il luogo di ingresso e uscita sia tramite il mare. Allora, io dico la mia, la faccio breve. L'una non esclude l'altra, cioè il mare potrebbe essere un punto di passaggio come potrebbe essere il luogo dove risiedono. Non vedo perché l'uno non escluda l'altro. Che siano civiltà che hanno bisogno di vivere sott'acqua, secondo me anche in questo caso potrebbero avere il bisogno o potrebbero farlo per scelta e convenienza. Per quanto riguarda il vivere però sott'acqua, dovremmo capire prima che cosa intendiamo, perché per esempio come giustamente qualcuno disse una volta, una cosa è che sott'acqua o sottoterra abbiamo una città con tantissimi individui che fanno una vita comune. Una cosa è che c'è un avamposto tecnologico avanzato che può essere militare, esplorativo, scientifico, tecnologico, eccetera. Allora, se parliamo di civiltà che vive sott'acqua, parliamo di quindi città e strutture gigantesche dove vivono gli alieni, non dove gli alieni vanno, che sono due cose diverse per me. Guarda, io l'ho detto in alcune live, c'è una puntata anche di Mistero che è risalente al 2001, quando caddero le Torri Gemelle, dove andò in pensione un colonnello dell'intelligence britannica che fece una conferenza stampa, lo fecero vedere su questa puntata di Mistero, dove lui affermava che lui era a conoscenza che sul nostro pianeta esiste una civiltà antica, non l'unica, ha detto una civiltà anfibia che è presente sul nostro pianeta da 1 milione di anni e che non gliene può fregare di meno di noi, almeno forse fino ad oggi. Magari i mari stanno soffrendo, magari sono troppo pieni di nanoparticelle di plastica e quindi è stato compromesso l'equilibrio degli oceani e non solo. E quindi magari sono venuti a bussare e a vedere cosa possiamo fare, cosa possono fare loro se non ci diamo una mossa noi, visto che è il loro habitat e l'abbiamo inquinato noi. Allora, come possono esserci civiltà sotto i mari? I mezzi per muoversi li saldano sott'acqua, o meglio pensare che vivono molto sottoterra e usino i mari come l'ingresso alle loro basi? Allora, Eclipsia, intanto una tecnologia avanzata di certo non avrebbe bulloni, saldature e cose di questo genere che rendono uno scafo a dir poco meno elastico, più delicato, più soggetto a determinate problematiche, eccetera. In secondo luogo utilizzerebbero dei materiali all'avanguardia che di sicuro non si creerebbero tutti i problemi che i materiali di uso comune possono avere, come per esempio arrugginire, come per esempio essere soggetti alle varie pressioni. Non dimentichiamo che sott'acqua più si scende più aumenta la pressione. Cioè, i sottomarini
che sono costruiti con un certo criterio ingegneristico, che sono progettati per resistere alle altissime pressioni, lo fanno grazie a una serie di camere che si riempono e che servono proprio a riequilibrare la pressione, che servono a scaricare l'aria o l'acqua a secondo delle manovre che si devono fare. Ma sono comunque tecnologie, per quanto all'avanguardia di tipo navale, trogloditiche rispetto alle tecnologie di cui stiamo parlando, transmedium, che viaggiano a centinaia o addirittura migliaia di chilometri orari sott'acqua, azzerando la resistenza, azzerando la pressione, non alzando l'acqua quando escono o non avendo un impatto, quindi come se l'acqua fosse del burro su cui poggiamo una sfera incandescente, giusto per farvi capire, si fa strada senza alcuna resistenza nell'acqua, anche peggio. Per cui la domanda che ci dovremmo porre è: la tecnologia che loro usano è stata costruita nel loro mondo natale o nella loro dimensione da cui vengono, oppure l'hanno costruita direttamente in questo mondo e sono magari arrivati non dallo spazio come noi immaginiamo, ma attraverso, che ne so, dei portali oppure delle macchine spazio-temporali interdimensionali, eccetera eccetera. Allora, questa secondo me sarebbe una domanda, per quanto possa sembrare fantascientifica nella sua seconda parte, più razionale e più logica invece. Secondo me è la prima, cioè arrivano già con quella tecnologia, ed è anche la più semplice spiegazione, ma non escludo nessuna possibilità. Sì, sono d'accordo con te, puoi passare alla prossima domanda. Non è possibile che i droni sono lì per osservare e capire di più sui plasmoidi? Sicuramente questa è la teoria che abbiamo detto sin dall'inizio, è la più accreditata e sicuramente è il motivo per cui i droni sono lì. Che poi successivamente si siano resi conto che la presenza dei droni e dei plasmoidi poteva essere sfruttata per altri motivi, quello è un altro discorso ed arriva sicuramente dopo. Plasmoidi si vedono in diverse latitudini del mondo, che non sono solo marittime, sono montuose, sono le città, sono le basi NATO, sono le zone vulcaniche, quindi capire perché si spostano nel globo in determinati modi bisognerebbe ragionarci prima di dare conclusioni affrettate. Allora, Giorgio chiede: nella trasformazione da plasmoidi e droni c'è la trasformazione anche da plasma a materia? Facciamo una precisazione. Io non ho detto, e non lo sentirete dire mai a me, che il plasma si trasforma in materia e la materia si trasforma in plasma. Io ho detto che i droni si trasformano in quelli che sembrano sfere di plasma e le sfere di plasma si trasformano in droni, dicendo però, specificando, che in America quelle che noi chiamiamo sfere di plasma sono orbs, cioè sfere luminose, non di plasma, perché loro fanno questa differenziazione, l'abbiamo vista con Ashley qui e molti altri testimoni di cui ho messo i video. Qual è la differenza? La differenza è che io non sostengo che una materia, uno stato della materia trasmuti in un altro, ma che un oggetto si trasforma e prende le sembianze di un altro che in apparenza sembra un plasmoide,
cioè una sfera luminosa fatta di plasma. Ma ho anche detto prima che per me all'interno c'è un oggetto e che quello è un campo di forza. Ne consegue quindi che non c'è un cambio della materia, ma solo un cambio di forma in quello che è realmente l'oggetto. Possiamo andare avanti. Domanda di Vito: ma esiste qualche info al riguardo di una base nascosta tra una zona montagnosa delle zone di Torino? Parliamo sempre del Musinè, Vito. Parliamo sempre del Monte Musinè. Non ci sono altre zone del torinese, diciamo, fulcro di attenzioni di questo tipo. Se no ci dobbiamo spostare o verso la Val d'Aosta o verso la Lombardia. Soprattutto se ci spostiamo verso la Lombardia, allora c'è la Val Camonica, c'è la Val Malenco, c'è la Valtellina, che sono centri nevralgici di avvistamenti UFO. Vado avanti, Massimo. Sì, prego. Domanda di Eclipsi: un giornalista TV, PA, ha fatto un video dove se cose oltre l'uovo sembra sia stato trovato un nordico dormiente. Quanto può essere attendibile come info? Ho risposto prima: per me il video e le immagini non sono per niente attendibili. Vai. Credete alle esperienze di abduction e di pezzi di corpi umani riferiti da Bleach? Allora, Tina, non ho bisogno del resoconto e del racconto di Bleach per essere convinto che sia vero, perché sono 30 anni che mi occupo di abduction, sono 10 anni che lo faccio come ricercatore e 7-8 anni che lo faccio come anche ipnologo e come ufologo di sostegno agli psicologi ipnologi. Per quanto riguarda il discorso dei pezzi di corpi umani, però ci vado un momento più piano. Diciamo che nel mondo delle abduction, da quello che mi risulti, non si parla di pezzi di corpi umani. Lo si discute quando si parla della presunta base di Dulce, dove ci sarebbe un livello gestito da una razza extraterrestre presunta rettiliana, dove l'operazione di smembramento e utilizzo di parti del corpo umano sarebbe la norma. Non esiste però nessuna prova di questo e le uniche cose, diciamo, a livello video, foto, eccetera, riguardano esclusivamente la fantascienza. Nella fattispecie le storie di UFO, Shadow e 1 o 2 film di fantascienza, tra l'altro di scarsissima qualità, negli ultimi anni. Ma io su questo argomento qua dico che gli addotti, quelli che sono stati sottoposti sotto ipnosi regressiva, sono tutti tornati indietro, quindi loro non sono stati scannati. Però è anche vero che c'è un grosso numero di infanti che sparisce tutti i giorni, o che spariva in modo massiccio prima che qualcuno della CIA faceva questa denuncia. Quindi che questi esseri umani siano stati presi per un motivo o per l'altro, c'è un numero di esseri umani che sparisce. Dove vanno a finire non è provato, però Allora, Massimo, questo io non l'ho citato perché apre purtroppo un'altra pagina, diciamo, del mondo ufologico che è abbastanza delicata
E visto che l'hai citata, allora ci voglio inserire anche la questione delle mutilazioni animali, delle mutilazioni umane e naturalmente altre questioni che qualcuno si ostina a dire anche in presenza di evidenze che non sono legate alla questione ufologica. Oggi ho criticato proprio il dottor Green da questo punto di vista nell'altro video, perché ha preso questi come esempi negativi di cose fatte dal governo degli Stati Uniti per far credere alla popolazione mondiale che gli alieni sono cattivi. Apro e chiudo una parentesi. Il fenomeno delle mutilazioni metodiche animali e probabilmente anche quello parallelo umano sono testimoniati che esistono almeno dalla fine del 1800. Quindi sostenere che sono un fenomeno fatto dal governo americano con tecnologie di retroingegneria, scusatemi, è una puttanata mega galattica, come direbbe il nostro amato. Infatti, proprio per quello che stai dicendo te, io mi sono fermato che ci sono le evidenze che spariscono, che ci sono anche mutilazioni. Adesso non sono stato ad addentrarmi animali, umane, eccetera, eccetera, ma sono molto datate. Quindi chi le fa e chi le ha continuate a fare? Punto di domanda. Abbiamo le prove? Abbiamo l'oggettività? No. Però sappiamo che c'è un numero non precisato di esseri umani che purtroppo sul globo annualmente sparisce. Adesso magari è calato un po', però abbiamo passato degli anni che erano veramente dosi massicce. Dove vanno a finire? Chi li prende e che uso ne fa? Non ci sono le prove, ci sono delle testimonianze di persone che hanno lavorato nei servizi di intelligence, però io le prendo con le molle perché voglio le evidenze su questo qua, se no è inutile parlare di cose che non si conoscono nel dettaglio, non è mia abitudine, però le evidenze che spariscono. Allora, io approfitto della cosa per annunciare che mi sto organizzando per fare una live proprio sulle mutilazioni animali. E vi ricordo che è programmata una live con Umberto Visani, adesso non mi ricordo se per il prossimo mese o addirittura per marzo, ma dovrebbe essere già visibile sul canale, dove parleremo tra le altre cose anche di sparizioni di persone, di casi famosi, storici, eclatanti, di persone trovate con mutilazioni in seguito ad eventi abbastanza come quello del passo di Atlov, per esempio, giusto per citarne uno. Allora, l'UAP potrebbero essere una sorta di comunicazione per il cambiamento, visto che c'è ancora inquinamento, guerra e fame. Ma secondo me gli UAP possono essere, se li vogliamo attribuirgli un significato messaggistico, qualsiasi cosa vogliamo, perché potrebbero essere veramente qualsiasi cosa. Quello che mi chiedo è: ma se fossero qui per comunicarci un cambiamento, che senso avrebbe manifestarsi come si manifestano? Non dovrebbero piuttosto essere palesi e far capire realmente qual è la situazione, quali errori stiamo commettendo e cosa dobbiamo fare? Non mi risulta che questo accada. A te, Massimo? Per il momento non ci stanno dicendo apertamente dove stiamo sbagliando, magari le loro logiche non le capiamo, le loro logiche. Io mi sono fatto una mia idea, è un mio prospetto personale, e se così è ci tireranno solo su quando saremo col culo per terra, perché se no noi non capiamo. Io quando parlo così, Gabriele, mi devi scusare, io mi riferisco all'umanità e non alla soggettività di ognuno di noi. Sì, no, ti dico io, non è che ci manca molto a stare col culo per terra, no, ti stavo dando ragione. Io faccio sempre l'esempio che sei seduto su una sedia, no? La sedia c'ha 4 piedi. Se io ti tiro su prima che la sedia si rompe, tu non potrai mai capire che ti ho aiutato perché andavi a finire col culo per terra. Se invece la sedia si spacca e tu dai una bella pacca, io dopo ti tendo la mano per tirarti su, forse tu
stai capendo che ti sto dando una mano. Purtroppo io ragiono in questo modo qua perché la psicologia umana è forgiata, specialmente nei tempi che percorriamo, che si rende conto di quello che gli può succedere solo quando ha preso già il colpo in testa, non quando glielo dici. Sì, ma questo è... Noi siamo sordi e ciechi. Nella gran maggioranza della popolazione, e io non mi ergo fra quelli che vedono, sono cieco anch'io ancora, attenzione. Vabbè, in qualche modo un po' tutti lo siamo. Allora, la trasformazione dei plasmoidi in droni potrebbe essere una difesa, un po' come fanno i camaleonti? Potrebbe, secondo me sì, potrebbe essere di tutto, anche un sistema difensivo per mischiarsi con i veri droni. Sì, io lo chiamo sistema di occultamento. Allora, Massimo in qualche live fa ha detto che Webb ha visto luci su un pianeta, Webb sarebbe quindi il telescopio, ha visto luci su un pianeta, ma perché con uno strumento del genere non si può zoomare fino a 2-3 metri dalla superficie di quel pianeta per prova finale? Beh, allora, scusa Fabrizio, ma allora, rispetto a un satellite in orbita alla Terra che può fare questo anche con un margine di 2-3 centimetri di errore, c'è una differenza di distanza abissale. Qui stiamo parlando di decine o centinaia, migliaia di anni luce, lì parliamo di qualche centinaio di chilometri. Per cui la nostra tecnologia, per quanto possa essere evoluta, per riferimento a tecnologia ottica, riesce a vedere delle fonti luminose anche a distanza di milioni di anni luce, ma vede solo la fonte di luce. E più andiamo lontano, meno si vede. Andare a vedere su un pianeta è allo stato attuale impossibile, poiché la tecnologia già per individuare il pianeta è complicatissima, cioè bisogna beccarlo mentre passa davanti a una stella. Una volta che è individuato, si conosce la traiettoria, quindi l'orbita, eccetera, si mette sotto osservazione. Ma con tutte le fonti di inquinamento, tra virgolette, luminoso, eccetera, radiazioni, eccetera, nello spazio, è impossibile otticamente parlando avere in questo momento questa tecnologia. Quindi io parto dal presupposto che i centri spaziali, chi ha dei telescopi anche che stanno volando o delle sonde che stanno volando nello spazio, non condivida tutte le informazioni che può reperire. Al di là che sia fattibile o meno per la tecnologia, quello che reperiscono la maggior parte dei dati sensibili non vengono condivisi al pubblico. E io in alcune occasioni ho documentato che è così. Una persona è un eccellente astronomo, si chiama Hammond Hasbro, ha condiviso le sue ricerche con Jet Propulsion le ha rifiutate perché sennò le doveva condividere anche lui. C'è un'altra persona nella Scozia che fa tante belle riprese nello spazio, le pubblica dal 2007, le ha condivise con Jet Propulsion e per tutta risposta nel 2011 è stato sparaflesciato negli occhi. No, però aspetta Massimo, una precisazione su questo. Inizialmente hanno mostrato interesse verso di lui, verso lo scozzese. Sì, no. Vatti a leggere le email fra il Jet Propulsion e John Lennon Wilson. Inizialmente erano interessati ed erano interessati soprattutto al metodo che aveva inventato per fare quelle foto. Poi ci fu tutta la cosa invece che hanno negato che non sono foto, sono video. Sì, no, all'inizio erano solo foto, adesso sono video. Comunque troviamo un video qui sul canale e nel video qui sul canale
troviamo il link diretto al suo canale, quindi se volete seguirlo, eccetera, lui è vivo, è vegeto, perché qualcuno aveva detto che era morto. Il fatto che dopo lui si era confrontato con Jet Propulsion e dopo sono cominciati i suoi problemi è un'evidenza, che poi io non posso dire che sono stati quelli del Jet Propulsion, però dopo che lui ha messo, tra virgolette, in semipubblico quello che lui aveva filmato, i problemi per lui sono iniziati. Chi glieli ha procurati poi è tutto da andare a vedere, però da tutte le sue denunce in Scozia è stato uno scandalo che non si è mai mosso nessuno per dargli una mano, andare a verificare se erano gente che passava sopra casa sua con degli elicotteri senza nessuna scritta che lo sparaflesciava negli occhi, perché lui quando poi ci andava al pronto soccorso, ce l'accompagnavano, era veramente cieco, è solo una fonte molto importante di luce avrebbe potuto danneggiarlo così in modo non permanente nella vista. Possibile che questi plasmodi siano un involucro protettivo per il disco volante? Allora, escludendo diciamo la forma discoidale che secondo me in particolar modo sarebbe molto più grande rispetto alla maggior parte degli avvistamenti di plasmoidi, ma come ho già detto ampiamente, secondo me almeno alcuni di questi plasmoidi, quelli che vengono definiti orbs, hanno all'interno una struttura fisica, quindi un oggetto fisico. Non tutti, una parte. Prego, avanti. Se la luce è frontale si vede solo luce, ma se il drone cambia traiettoria si vede il corpo. Può essere questo a farli sembrare Transformer? No, Eclipsia, l'ho detto prima. Gli oggetti vengono ripresi dal basso. Io un aereo che scende in verticale con la luce di atterraggio verso il basso non l'ho mai visto. Qua stiamo parlando di oggetti che hanno un faro puntato verso il basso, perché così dovrebbe essere, oppure sono una luce, e nel momento in cui si accorgono di essere ripresi si trasformano, spegnendo gradualmente quella luce intensa, mentre prendono una forma più allungata, cioè sono più lunghi della forma interamente sferica, e nelle escrescenze spuntano le luci mentre tutto il resto dell'oggetto si spegne gradualmente. Spero adesso di essere stato chiaro. In alcuni casi questi droni, che sono molto grandi, ci sono casi in cui questi droni sono grandi quanto un palazzo, cioè lunghi 20, 40, 50 metri, e stazionano per ore sopra la città. Video ce ne sono una marea di questo genere, magari formatisi da più sfere luminose che si uniscono. Quindi attenzione, non ci facciamo ingannare da quello che vogliono portarci come esempio gli scettici, che per ogni luce che si vede in cielo sono aerei in fase di atterraggio. Io vivo sulla traiettoria di un aeroporto, ho vissuto a Torino 4 anni sulla traiettoria di atterraggio, 2 anni a Roma sulla traiettoria di atterraggio, cioè significa che per 6 anni io ho visto aerei in fase di atterraggio, e quello che stiamo osservando non c'entra completamente niente. Per me può andare avanti. Allora, questa domanda di Paola, a cui non penso che io e Massimo possiamo risponderti. Se i plasmoidi possono morire, l'unica risposta che ti si può dare, a mio avviso, è che se per morte intendiamo l'estinzione dell'energia, e allora è possibile. Solo questo io personalmente mi sento di dire. Vado avanti.
secondo me il loro modo di sopravvivere è quello di unirsi quando c'è l'esigenza di farlo, e nel momento in cui hanno la possibilità di farlo si dividono. Però il fatto che possono morire non è stato mai osservato, e quindi non lo sanno neanche gli scienziati, secondo me. Sì, no, infatti. Allora, domanda di Gima: il pallone sonda cinese abbattuto lo scorso anno ha a che fare con questa situazione? Allora, Gima, innanzitutto il pallone sonda cinese è stato abbattuto nel febbraio di 2 anni fa, non dello scorso anno. 2023. In secondo luogo, non c'entra assolutamente nulla. E quello era appunto un pallone sonda molto grande con agganciato sotto un, diciamo, satellite artificiale, perché in realtà era come se fosse un satellite orbitale atto a scattare foto, cioè a compiere azioni di spionaggio. Stop, non c'entra assolutamente, proprio non c'è nessun tipo di legame con gli eventi attuali. Avanti? Sì, prego. Il mercurio può essere il materiale di cui sono composte le sfere? Premesso che non credo che lo possiamo sapere, perché dovremmo avere una sfera e gli strumenti per poterla manipolare, non credo che il mercurio possa essere idoneo per questa tipologia di azioni. Mentre il mercurio è sicuramente un metallo utile per i sistemi di propulsione, e questo va a livello anche storico. Nelle teorie degli antichi astronauti il mercurio anche nei Veda era il materiale che veniva utilizzato per la propulsione dei motori dei Vimana, eccetera. Io rispondo così. Noi quando abbiamo letto il report sugli studi fatti sui plasmoidi, se non erro, era stato osservato che questi plasmoidi erano anche in grado di entrare dentro l'ISIS e poi riuscire. Te lo ricordi questa affermazione che è stata fatta? Hai detto dentro? Ho capito ISIS. Sì, dentro lo shuttle o la stazione spaziale. Ah, la ISS, no, ISIS, io pensavo ai terroristi islamici. No. Sono stati osservati che entravano dalle paratie, non è che aprivano lo sportello e entravano. Quindi un qualcosa che riesce a bypassare la materia, io non penso che sia fatto di mercurio, non penso che sia fatto di un qualcosa di solido, io penso che sia fatto di uno stato energetico che può vibrare a suo piacimento, innalzare le frequenze e poter bypassare la materia che noi conosciamo. Questa è la mia opinione. Poi se hanno scritto delle pallonate dentro un rapporto ufficiale e la gente dice no, non è possibile che c'è scritto una cosa del genere, andatevela a leggere. Allora, mi sono accorto adesso, e nel frattempo mi è arrivata la comunicazione da Bruno, che la domanda era in 2 parti, che Davide si era dimenticato di mettere nella prima parte metalliche, quindi era di cui sono composte le sfere metalliche. La mia risposta rimane comunque negativa, nel senso che secondo me non sono fatte di mercurio, perché il mercurio per diventare solido ha bisogno di esclusive caratteristiche specifiche, quindi ritengo che sia improbabile anche in questo caso. È più probabile che si tratti di metalli che vengono trasformati in liquido intelligente grazie a delle tecniche molto, molto avanzate, piuttosto che a un metallo che in natura è già liquido di suo. C'è correlazione tra i plasmoidi e le sfere trovate durante degli scavi? Allora, Libero, non credo proprio. E al di là della questione tecnologica, io credo che le sfere ritrovate negli scavi archeologici
siano retaggio di qualcosa molto, molto antico, ormai perduto, ma che riguardava in qualche modo la costruzione, l'ingegneria, l'architettura, eccetera, cioè erano utilizzate per questi scopi e non per scopi tecnologici come possono essere quelli spaziali, eccetera. Quindi non credo che ci sia nessun tipo di correlazione. Sono d'accordo con te. Puoi andare avanti. Può darsi che si tratti di nanotecnologie in funzione all'intelligenza artificiale su composizione autorigenerante? Non credo che si riferisca ai plasmoidi. Sì, se all'interno c'è una struttura fisica e non sono completamente fatti di energia, secondo me sì. Potrebbe essere una possibilità, ma a queste domande può rispondere solo una persona come Robert Powell. Se non sbaglio, dice Gima, il contattista Walter Rizzi parlava di una sfera di luce intorno all'UFO da lui incontrato. Potrebbe essere la stessa questione di ora, cioè sfere intorno all'UFO? È quello che dico dall'inizio della puntata ed è quello che dico da 20 live a questa parte su questo argomento. Giusto per portarti un altro esempio, c'è un contattista italiano di cui purtroppo c'è una componente di quello che dice che riguarda le fotografie che secondo me è falsa, palesemente falsa, photoshoppata, ma questo non significa che quello che racconta degli episodi che gli sono avvenuti sia invece tutto un falso, ma siamo davanti praticamente a Maurizio Cavallo, che probabilmente ha avuto realmente delle esperienze e in queste esperienze racconta episodi simili a quelli che stiamo osservando e in una intervista parlò del fatto che questi oggetti volanti non identificati intorno ad essi formavano un campo di forza, un campo di energia che la notte li faceva apparire come oggetti luminosi sferici, quindi come un po' oggi stiamo vedendo le sfere di plasma. E lui parlava che questi extraterrestri, alcuni di questi extraterrestri, avevano dei droni, degli oggetti che avevano la capacità di mutare e trasformarsi. Allora, domanda di Franco: a vostro avviso, se fossimo in grado di utilizzare la loro tecnologia, saremo in grado di far fronte al fabbisogno energetico di 8 miliardi di persone? Franco, guarda, ti rispondo immediatamente e brevemente. Non solo avremmo in poco tempo la possibilità di esaudire in toto la richiesta di fabbisogno energetico per tutti e 8 quasi /9 miliardi di persone, ma lo faremmo con un inquinamento pressoché zero e con sfruttando una quantità di risorse praticamente irrisorie rispetto a quelle di ora. La retroingegneria ci potrà portare a sviluppare tecnologia non energetica non inquinante, capace di produrre energia illimitata. Domanda di Giuseppe. Dicono che Luis Elizondo avrebbe invitato l'amministrazione Trump a nominare un consigliere senior per affrontare fenomeni UP indefiniti di tecnologie emergenti. Sì, mi risulta. E se non ricordo male, lo stesso Elizondo avrebbe consigliato a Trump questa cosa
e alcune voci di corridoio lo vedrebbero addirittura come candidato a questa possibilità. Io nel frattempo vi continuo a rispondere alle domande mentre Massimo ritorna. Domanda di Reginaldo Guglielmo Arturo von Ostenburg. Secondo voi cosa conseguirebbe una vera disclosure sul piano civile? Il mondo si fermerebbe qualche ora o ci sarebbero parecchie rivoluzioni sociali in pochi mesi? Sembrano un poco rischioso. È molto rischioso. È un qualcosa che avverrebbe per gradi e nel tempo, e deve succedere così, perché se fosse di botto, di impatto, succederebbe un caos totale. Sul piano civile i cambiamenti all'inizio non ci sarebbero, ma gradualmente sarebbero sempre più corposi e avverrebbero dapprima in modo a titolo di informazioni. Ci sarebbe la necessità di abituare le persone a determinate cose per far sì che queste poi nel tempo vengano accettate, metabolizzate e di conseguenza spianino la strada affinché si possa continuare nella direzione del sostituire le cose attualmente in uso da cose eventualmente utilizzabili ma migliori, più avanzate, con costi ridotti e via discorrendo. Ultima domanda. Cosa ne pensate delle registrazioni audio di Serra Mountain nel 72, dato che oltre le profondità del mare anche i monti sono punti di appoggio UFO? Potrebbe trattarsi di qualcosa diverso dal Bigfoot, suppongo. Allora, premessa che non mi ricordo, Gima, di questo caso in specifico, ritengo comunque che le montagne, le foreste, i laghi siano luoghi altrettanto importanti di avvistamenti UFO, di avvistamenti di creature storiche e di una serie di anomalie, cose importanti che richiedono probabilmente molta più attenzione di quanto gli se ne dia. Vorrei sottolineare che ci sono alcune teorie che vedono nei Bigfoot, quindi nei Sasquatch, nello Yeti e via discorrendo, una vera e propria razza extraterrestre che vivrebbe tra di noi o si muoverebbe tra di noi. Quindi vorrei sottolineare anche questo punto di vista, che non è da escludere. Eccoti di nuovo, Massimo, eravamo all'ultima domanda. Sono andato avanti di 3-4 domande. No, aspetta che ti attivo l'audio. No, scusami, ma purtroppo mi sono dovuto assentare e sono tutto a rientrare adesso. No, non ti preoccupare. Allora, dicevo che io non conosco questo caso, non mi ricordo questo caso in specifico, e stavo spiegando che ogni caso di qualunque entità sia andrebbe approfondito, e che secondo me, così come si dice nell'ambiente ufologico un po' sottobanco, anche i Bigfoot eccetera potrebbero effettivamente essere una razza extraterrestre e non umana. Vuoi dire qualcosa tu riguardo? Sui Bigfoot ci sono varie documentazioni e potrebbero benissimo essere una specie che si è adattata al nostro pianeta, che però non ha nessuna attinenza con la nostra specie, come potrebbe essere anche una specie di ominide che si è rimasto allo stato brado, allo stato naturale, e non si è evoluto oltre quel livello lì, però fa parte sempre di una realtà di questo pianeta. Ma fin quando anche lì non ne catturano uno, non lo studiano, non guardano il loro DNA, eccetera, eccetera, rimaniamo sempre nel campo delle ipotesi. Allora Massimo, a questo punto andiamo verso la conclusione della puntata. Ho visto che, anche se non ho capito bene l'argomento, c'era in discussione una discussione su materiali
minerali naturali in chat. E spero che questa live sia stata naturalmente esaustiva. Un ringraziamento naturalmente a te, Massimo, per esempio, per la tua disponibilità e per essere presente qui ogni lunedì e quando possibile. Un grazie a Bruno, che stasera ha aiutato tantissimo, non solo con la regia e la moderazione, ma anche con materiale. Un grazie a Franco per alcune chicche che sta dando, almeno credo, per quel poco che ho potuto vedere nella chat. Grazie naturalmente a Davide e a Stefania, non so se c'erano anche Agata e Stefano a moderare, perché ho visto poco la chat, quindi un grazie a tutti coloro che hanno contribuito, a tutti coloro che sono stati qui con noi, con le loro domande, con la loro simpatia, e naturalmente un abbraccio di buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte a tutti e grazie allo staff di UFO News GL. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao Gabri.